Allora, buongiorno a tutti. Io vi sono venuto a porgervi un saluto, oltre che naturalmente ad aggiungere la gratitudine della nostra amministrazione a chi si occupa del tema, di questo importante tema che oggi abbiamo. Saluto l'assessore comunale, al quale formulo come sempre all'inizio della sua esperienza i migliori auguri, perché questo mestiere che ci hanno affidato è piuttosto complicato. E naturalmente voglio ringraziare anche tutti coloro che si sono occupati di questo evento importante. A me dispiace non potermi fermare, e lo dico con sincerità, con voi. Ci sono i lavori della Giunta regionale per l'assestamento tra una decina di minuti, e quindi chi si occupa di sanità deve andare a presidiare il bilancio, perché poi alla fine le cose non si riescono a garantire. Naturalmente la mia gratitudine è sostanziale ad un tema che è di grande attualità. Cara Presidente, io sono particolarmente contento che lei sia qui con noi e devo riconoscere, c'è stato un pacchetto di norme nella precedente legislatura in cui la politica si è presa il lusso di non dividersi. Una di queste è questa legge. Voglio ricordare, non credo sia qui, però la voglio ricordare Chiara D'Aggiau, che è stata grande sostenitore e ha stimolato, spinto, ha voluto fino alla fine, quindi parlo di un consigliere regionale che stava all'opposizione, perché le cose vanno riconosciute. Insieme abbiamo voluto questa cosa e credo che più di qualcuno mi abbia detto che nessuno avrebbe creduto che i tempi con i quali siamo riusciti a fare questa norma, peraltro approvata all'unanimità, fosse possibile. Le norme non sono mai perfette, e le norme devono correre dietro il tempo, però penso che simbolicamente sia una norma estremamente importante. E penso che questa Regione, grazie a tutti coloro che hanno avuto responsabilità in queste materie, in particolare nel tema dell'integrazione sociosanitaria, sia una Regione nella quale si è sperimentato molto, questo grazie ad una cultura importante, a tutti gli operatori che si occupano di questo, al sistema di salute, al gruppo dirigente che ha una cultura importante, che voglio davvero ringraziare. Dentro questo c'è un sistema sussidiario. Tutte le grandi organizzazioni, qui c'è la Banfield oggi, quindi grazie anche a loro del lavoro costante che fanno, perché credo che stiamo affrontando una materia che ha prima di tutto bisogno di una convinzione di natura culturale. E quindi penso che organizzare una giornata che si dedica a questo tema sia molto importante. Vedo qui anche, saluto il Presidente dell'ITTIS, che svolge una funzione estremamente importante in questo contesto. Credo sia venuto il tempo di rendere invisibile quello che è l'invisibile, renderlo per la realtà che oggi dimostra. È una realtà. Considerarlo invisibile è un errore della storia. Penso che le norme diventino importanti perché simbolicamente affermano questo principio. E penso che questa legge sicuramente potrà dare corpo a un lavoro importante che tutti quanti noi dobbiamo svolgere. Abbiamo davanti a noi la necessità di un progetto di vita diverso. Il tema della risposta di salute è ancora troppo ancorato all'aspetto sanitario. Le persone hanno bisogno di risposte sanitarie, ma queste risposte sanitarie sono soltanto un pezzo della loro giornata. C'è quello che viene prima, c'è quello che viene dopo, e ci sono tutte le persone che vivono insieme a queste persone, che è il tema di questa giornata e lo spirito di questa norma. Quindi è evidente che tutti quanti noi siamo un po', e se non lo siamo è bene che ci prepariamo a esserlo, caregiver. E credo molto anche all'elemento di sussidiarietà. Immaginare che questa sia una risposta che si dà soltanto dal punto di vista istituzionale significa non considerare l'elemento della sostenibilità,
e soprattutto l'elemento relazionale che non può essere riproposto a ogni persona allo stesso modo. Ognuno ha la propria vita, ognuno ha le proprie esperienze, va declinato rispetto alle condizioni di vita e alle abitudini delle persone. Quindi credo che ci sia un contesto nel quale lavorare. Considero questo lavoro che abbiamo fatto, che sostanzialmente vuole riconoscere tutte le esperienze che probabilmente sono diverse, quindi le testimonianze che potremo raccogliere e potrete raccogliere nel corso della giornata saranno preziose. Immaginare di chiuderlo dentro il sistema istituzionale sarebbe un grande errore. Vedo molte facce del privato sociale, del sistema della cooperazione, che considero alleato straordinariamente importante anche per le esperienze che ha svolto e possa essere motore di diverse esperienze che si possono sviluppare. Quindi leggerò attentamente anche i risultati di questa giornata, vedendo anche i dati che sono tremendamente importanti, perché parliamo di milioni di persone. Ecco, penso che oggi sia una giornata che ha un valore culturale importante e che tenga conto di alcuni aspetti nei quali la resistenza e l'egoismo di qualcuno che difende delle posizioni precostituite e non ci consente di liberare quelle risorse necessarie a svolgere e a garantire una risposta a 360 gradi è una di quelle cose che noi dobbiamo avere la forza di abbattere. E penso che questo mondo importante, di per sé generoso, perché se non fosse generoso non farebbe questo e non verrebbe riconosciuto per questo, ecco, abbia la forza per poterlo fare. Dal punto di vista della responsabilità politica, io questa responsabilità me la prendo, credo di essermela presa anche in altre occasioni. Penso che il sistema di salute vada guardato complessivamente e immaginare che queste cose si risolvano soltanto all'interno di un ospedale significa fare l'errore più grande che potremmo fare, perché potremmo riuscire forse a garantire qualcuno, ma non a garantire tutti. Questo nei diversi modelli che possono essere applicati e guardando con grande rispetto quello che i padri costituenti ci hanno detto che dobbiamo fare. Garantire la salute, che non è la sanità, la salute a tutti in modo universale, gratuitamente, senza distinzioni. Questo è un impegno che l'amministrazione di questa regione si assume con il Presidente Federica in testa e penso che i lavori di oggi porteranno un grande contributo per questo. E dei lavori di oggi, di tutto quello che avete fatto nel corso di questi anni e di quello che potremo fare nel futuro, io davvero vi voglio, concludendo, esprimere nuovamente il mio apprezzamento e la mia gratitudine. Grazie, buon proseguimento di giornata e buon lavoro per questi lavori. Allora, proseguiamo con i saluti che ci porta l'assessore Massimo Tognolli, che da poco è assessore perché è stato chiamato a ricoprire il ruolo che per tanti anni anche, no? Carlo Grilli ha. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti. È per me un grande piacere, un grande onore portarvi oggi il saluto istituzionale del Comune di Trieste e portarlo a questa meravigliosa iniziativa. Portarvi poi anche il saluto dell'assessorato alle politiche sociali e al welfare che ho l'onore e la responsabilità di condurre. Ringrazio affettuosamente l'assessore Riccardi per gli auguri. Effettivamente sono al 6° mese di questo mandato, 6 mesi che in realtà per intensità di attività sembrano anni. Questa è la realtà, un'attività che è impegnativa ma meravigliosa al tempo stesso. Meravigliosa perché tutto ciò che noi facciamo o non facciamo e la misura nella quale lo facciamo poi ha un effetto diretto su persone. E questo
rende assolutamente unica questa attività e, come dicevo, meravigliosa. Posso dirvi che all'interno di quella che è un po' la visione strategica, tattica, ma soprattutto strategica del mio mandato, ho posto l'importanza dell'informazione e della comunicazione al fine di fare sistema. Ecco perché iniziative di questo tipo sono importantissime, perché sempre, ovunque, ma anche e soprattutto all'interno del mondo del sociale, è importante sì fare, ma anche far sapere ciò che si fa. A questo proposito, come qualcuno di voi avrà notato, il Comune di Trieste ha deciso quest'anno di dedicare integralmente le attività del suo stand, che si trova in Piazza dell'Unità d'Italia, a quelle che sono le attività che il servizio sociale del Comune di Trieste svolge, che, ricordiamolo, sono un'eccellenza a livello nazionale. Ma l'eccellenza va mantenuta e abbiamo anche, come dire, il dovere morale di migliorare il livello dei nostri servizi o quantomeno di provarci. Quindi questo è il nostro intendimento, pure in un contesto economico che, come ben sappiamo, positivo non è. Questa è una delle iniziative che portiamo avanti, ma ce n'è anche un'altra, anche questa credo che sarà ben nota perché ci stiamo dedicando tempo e passione, proprio per comunicare, per informare, per fare rete, per fare sistema. Abbiamo organizzato una serata al Teatro Rossetti che si svolgerà il 17 ottobre alle ore 20, una serata in cui parleremo di servizi sociali, informeremo, ma lo faremo attraverso le parole, raccontando delle buone pratiche scritte dai nostri assistenti sociali, delle pratiche, delle attività in cui delle smorfie di dolore o di solitudine si sono trasformate in sorrisi. Quindi lo faremo con le parole, ma lo faremo anche e soprattutto attraverso la cultura, attraverso le arti figurative, attraverso la musica, attraverso il teatro, perché la cultura assieme allo sport sono dei formidabili strumenti di inclusione. Quindi io anzitutto invito tutti voi a questa serata. E come assessorato e come Comune di Trieste mi complimento ancora per questa iniziativa che vedrà sempre il Comune di Trieste al fianco della nostra Regione. Grazie e buoni lavori. Grazie Assessore. E adesso direi che iniziamo con il dottor Boscarol, che lavora nella nostra Direzione Centrale Salute e che nel servizio di programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione dell'assistenza sociosanitaria, e che ci parlerà di quello che sono le disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari. Grazie. Grazie e buongiorno a tutti per questa opportunità, per l'opportunità di parlare di questa legge di tutela che è stata portata avanti, come ha detto giustamente l'assessore, con il concorso di tutte le forze politiche. Noi abbiamo come Direzione Salute abbiamo messo a punto un testo di legge. Io vorrei oggi presentarvela brevemente, ma rivolgendomi in particolare non tanto agli addetti ai lavori, ma soprattutto alle persone e alle famiglie che oggi sono presenti. Solo un attimo. Ecco, ora sì. Va bene, intanto comincio. Diciamo questo.
Innanzitutto questo rappresenta una legge di tutela e di riconoscimento di una figura importantissima, poi ne parleranno diffusamente gli autorevoli relatori che mi seguiranno. Come tutte le leggi di tutela è una base di partenza per costruire un sistema di tutele, nel senso che la legge non esaurisce il compito né delle istituzioni né di tutti coloro che vi lavorano. Costituisce una base di partenza e abbiamo bisogno di costruirci sopra il sistema di tutele che la legge prevede. Quindi oggi la legge c'è, ma il sistema di tutele vero e proprio ancora deve essere attuato. Quindi una legge di questo tipo ha bisogno dei provvedimenti attuativi che costruiscono le vere tutele a favore dei caregiver familiari. Noi abbiamo un articolo 1 della legge che dice sostanzialmente che la Regione riconosce il ruolo sociale ed economico del caregiver familiare. Caregiver familiare, quindi la Regione dice: vi riconosciamo, sappiamo che avete un valore sociale importante e anche economico. Il lavoro del caregiver consente di non intervenire, o meglio, intervenire in parte con gli interventi di parte pubblica o anche con gli interventi di tutti coloro che vi lavorano. Per dire chi è un caregiver, anche la Regione Friuli Venezia Giulia si è appoggiata sulla definizione nazionale, che voi potete vedere nella vostra cartellina, al comma 1, che rimanda a un articolo di una legge nazionale che dice che è il caregiver. Il caregiver è la persona che assiste una persona che ha bisogno, che è in una determinata condizione, e ci tengo a dire che si tratta di persone con vari tipi di problematiche, quindi possono essere anziane, possono essere persone con demenza, possono essere persone con disabilità, però la Regione fa un passo in più, nel senso che estende in un certo qual modo questa definizione. Dice sì, il caregiver è quello che dice lo Stato, ma non solo, e anche, funziona, sembra, vado a braccio. Ce l'abbiamo fatta. Ecco, questa è la definizione. Non è tanto importante adesso entrare nel merito. Si è caregiver quando si assiste una persona che è in una determinata condizione, no? Dicevo che la Regione ha fatto un ulteriore passo, nel senso che dice, certo, sei caregiver se assisti una persona che è in una determinata condizione, ma anche se questa persona, voi siete estende a tutti i parenti affini entro il terzo grado, ma soprattutto a una persona con cui abbia una comprovata relazione affettivo-amicale e stabile. Questo vuol dire che il caregiver non è solo il parente, ma è anche una persona che fa parte della rete che si crea. Però c'è un problema qui, no? Se noi dobbiamo dare un riconoscimento, una serie di tutele anche importanti alla figura del caregiver, ci deve essere un riconoscimento formale. Come avviene questo riconoscimento? Articolo 3 della legge, nel corso della presa in carico. Quindi c'è una presa in carico da parte dei servizi competenti che stilano un progetto basato chiaramente sulla persona che ha bisogno di assistenza, nella quale il caregiver viene riconosciuto.
E la legge prevede che nel progetto vi sia una parte dedicata al caregiver, che va a fare tutta una serie di valutazioni rispetto al suo ruolo. Oltretutto il progetto viene condiviso, viene firmato, viene sottoscritto sia dal caregiver ma anche dalla persona assistita o da chi ne fa le veci. Quindi c'è un processo di riconoscimento. Facciamo un attimo ancora un passo indietro. Quali sono quindi queste tutele di cui parlavamo prima? Perché non basta dire vi riconosciamo, dobbiamo costruire qualcosa di concreto. Quindi c'è una tutela, la Regione interviene sulla salute, sul sostegno psicologico, l'informazione, l'orientamento, la formazione, il lavoro, lo studio. Adesso andremo a vedere brevemente quali sono i temi importanti e rilevanti che sono stati inseriti nella legge per dare questo sistema di tutele. Innanzitutto le istituzioni hanno dei compiti. Quelli della Regione sono, li ho brevemente rappresentati in questa slide, poi nell'articolato li potete andare a vedere anche in maniera un po' più articolata. La Regione promuove l'associazionismo dei caregiver. A livello assicurativo farà delle modalità concrete per favorire accordi con le compagnie assicurative. L'idea è quella di andare a creare un sistema di polizze agevolate per i caregiver. Nella scuola sappiamo che ci sono caregiver studenti, quindi la sensibilizzazione alle istituzioni scolastiche in tema di assicurare che anche quel ragazzo o ragazza che dovesse in un certo qual modo essere impegnato nell'assistenza di un proprio caro, che sia assicurato comunque un sistema che assicuri il successo scolastico. Poi interviene sull'informazione e l'orientamento, la giornata di oggi ne è un esempio. Sulla diffusione delle buone pratiche che già esistono, perché noi non ci inventiamo niente, noi semplicemente mettiamo il suggello dell'avallo istituzionale a delle forme che esistono più o meno da sempre. La Regione vorrebbe intervenire per andare a favorire i caregiver lavoratori, è un tema importante questo, per avere una maggior flessibilità dal punto di vista lavorativo, poter accedere a forme di lavoro a distanza. E poi la promozione di comunicazione, nuove tecnologie come canali diretti con i servizi, che tante volte sono difficili da raggiungere. E qui c'è un altro livello di tutela che spetta direttamente ai comuni e alle aziende sanitarie. Sono un orientamento puntuale ai caregiver sull'offerta, gli interventi, i servizi che ci sono in quel territorio, la consulenza e supporto psicologico che sappiamo essere importante per il sostegno di queste persone, un supporto all'assistenza di base. Ci sono non si nasce imparati, no? Quindi magari il caregiver ha bisogno di essere orientato, essere aiutato nell'assistenza alla persona. Poi interventi di sostegno e sollievo, magari o di emergenza o programmati, la costruzione di reti solidali e, laddove è necessario e dove vi siano le condizioni, anche la domiciliarizzazione delle visite specialistiche per il caregiver. Quindi sono tutti elementi da costruire. La legge li dispone e devono essere costruiti tramite dei provvedimenti attuativi di cui parleremo fra un attimo. E poi a livello di tutela c'è la questione della valorizzazione e riconoscimento delle competenze del caregiver. Quindi l'accesso al reinserimento lavorativo, il caregiver dedica parte della sua vita all'assistenza e magari per farlo ha lasciato il mondo del lavoro oppure ai margini
del mondo del lavoro nel quale magari prima era inserito in maniera più importante. Quindi l'idea è quella di creare dei percorsi per l'accesso o il reinserimento lavorativo a favore dei caregiver familiari, e stessa cosa sulla formazione professionale. Una volta che la persona ha fatto un determinato ruolo che, ripeto, viene riconosciuto, noi servizi abbiamo visto prima dai progetti personalizzati, riuscire a utilizzare queste competenze anche per chi fosse interessato attraverso i percorsi di crescita professionale, anche ad esempio per intraprendere i percorsi di operatore sociosanitario. Tutto questo sistema è, in questo momento, sono delle buone intenzioni, ma deve essere costruito, e la Regione si sta adoperando per andare a definire un piano attuativo di tutti questi elementi di cui vi ho parlato. Quindi ci sarà un piano triennale su cui si sta già lavorando, di tutti gli interventi e delle misure per far sì che queste tutele diventino veramente operative. Quindi questo è il lavoro importante, soprattutto che deve fare la Regione, per garantire che una legge di tutela diventi una legge che effettivamente dà delle tutele e delle garanzie ai caregiver familiari e ai loro assistiti. Vi ringrazio per l'attenzione. Sì, allora, grazie a Sergio Boscaroli, che a me piace perché ha una capacità così di equilibrio, ma anche riesce a spiegare bene le cose, riesce in qualche modo a far diventare molto molto interessante qualsiasi argomento tratti. Infatti lui tratta questo argomento specificamente da 3 anni, perché prima si è occupato per moltissimi anni di altro e, come avete visto, è entrato in un modo delicato ma profondo. Adesso passerei la parola a Katia Pinto, Presidente della Federazione Alzheimer Italia, che ci dirà qualcosa sullo stare accanto a chi soffre di Alzheimer. Prego. Buongiorno a tutti e sono contenta di essere qui oggi perché è veramente una giornata speciale, una regione che finalmente si interessa della persona con Alzheimer, della persona, non solo la persona con demenza con Alzheimer, ma della persona che è accanto, che noi spesso definiamo una vittima nascosta. Vado avanti. Sappiamo che il piano globale d'azione mira a migliorare la vita delle persone, no? A ridurre il rischio di svilupparlo, ma soprattutto, qual è uno degli obiettivi? Migliorare l'assistenza e il trattamento delle persone con demenza. Sappiamo anche che è la 7ª causa di morte nel mondo e la 5ª negli Stati Uniti, quindi il peso però non è uguale in tutti i paesi, soprattutto in quelli sottosviluppati c'è un aumento notevole. Ma entriamo nel vero della persona con demenza. Cosa succede quando una malattia come la demenza di Alzheimer, per darne un esempio, entra in una famiglia? È un uragano che cambia tutte le abitudini, tutte le amicizie, le persone che si allontanano, piano piano le vediamo sparire. E cosa succede? Rimane una persona. Una persona si fa carico H24 di queste persone. Poi io li chiamo i satelliti intorno, cioè ci sono quelli che danno una mano, che fanno la visita, che vanno ad aiutare per le pratiche ASL, ma una persona è quella che ha proprio il peso. E questa persona di cosa si interessa? Si interessa di tutto, si interessa sì di gestire le risorse della famiglia, di gestire la vita quotidiana, di gestire il benessere, di gestire anche il comportamento di questa persona. Quindi a 360 gradi vive accanto a questa persona e vive la vita di questa persona.
L'assistenza è notevole, io dico che la giornata dovrebbe essere di 36 ore, non di 24, perché effettivamente anche la notte queste persone non dormono, perché hanno sempre un orecchio fisso per vedere cosa può succedere, può cadere dal letto, può aprire la porta e andare via, può alzarsi e cadere, è un'assistenza continua. Cosa fa un caregiver? Non sono io qui a dirvelo, ma lo sapete benissimo, i ruoli sono tantissimi, da infermiera, da domestica, da cuoca, da compagna consolatrice, manager del comportamento, badante, addetta alla sicurezza, assistente sociale, collegamento professionale con i professionisti e con i medici, amministratore di sostegno, terapista occupazionale. E quanto dovrebbe essere pagata questa figura? Non ci sarebbero fondi. Perché? Perché è una persona che sostituisce in toto la persona che è stata colpita da questa malattia. La domiciliarità, vi ho messo questa slide che mi ha mandato un familiare per dirmi che in Italia per la domiciliarità c'è solo il 2,9%, quindi noi continuiamo a lavorare praticamente non per tenerlo a casa il più possibile, ma molte volte disperati dobbiamo utilizzare le residenzialità. Il caregiver che cosa provano? Provano sentimenti come l'ansia, la paura, la rabbia, la disperazione. Non meravigliatevi della rabbia. Io sono stata caregiver, è tutto l'amore, tutta la passione, tutta la pazienza, ma arrivano certi momenti quando uno non ce la fa più. È anche giusto dirlo e verbalizzarlo che c'è una rabbia dentro, c'è la disperazione, l'imbarazzo, il senso di colpa, la tristezza, l'isolamento e la solitudine, che possono trasformarsi in situazioni di pericolo, perché voi sapete bene che la rabbia può diventare un pericolo verso la persona che si è accanto, il ritiro sociale, l'ansia, la depressione, l'esaurimento, l'insonnia, sono tutti fenomeni di pericolo per il caregiver. Cosa sono? Quali sentimenti provano i caregiver? Innanzitutto c'è uno smarrimento iniziale. Al momento della diagnosi uno non si rende conto di quello che succede, anche perché molte volte non si ha idea di quello che si vivrà negli anni di assistenza a queste persone. Quindi c'è uno smarrimento iniziale e vi devo dire la verità che la prima cosa che uno pensa, dice vabbè, ma sarà diverso. Per il mio caro sarà diverso, non sarà così, perché io, avendolo vissuto in prima persona, nonostante sono del settore, dicevo no, ma sarà diverso, perché lui è una persona molto colta, no, perché non sarà così. E invece, piano piano, il percorso è un po' uguale per tutti. La negazione, appunto, vi dicevo, uno nega, no, non sarà così, vabbè, questa è la diagnosi, ma poi vediamo. Poi c'è l'ansia e l'ipercoinvolgimento, allora uno sta dietro, praticamente anticipa anche le situazioni, proprio per evitare di vedere questo cambiamento della persona cara. I sensi di colpa, perché a un certo punto uno dice ma sto facendo bene, sto facendo male, lo devo mettere in una struttura, devo chiedere aiuto, cosa devo fare? C'è veramente lo smarrimento. Poi arriva il momento della rabbia. Perché proprio a me? Perché proprio a lui? Perché io non ce la faccio più? Perché l'assistenza, lo stare accanto è pesante. Finché poi arriva l'accettazione, la quale accettazione ci permette di condurre una vita di isolamento, ma più tranquilla. E quindi il caregiver cosa vive? Vive depressione, vive un'ansia e comincia a presentare problemi di salute fisica e psichica. È quella che noi chiamiamo la sindrome del caregiver, appunto una persona che si prende cura di un'altra e che vive nella vita dell'altra, tutto in funzione di quello che è la persona che assiste. Vi ho messo queste foto che sono dell'Associazione dell'Alzheimer Bari, di una persona fortunata nella sua sfortuna. È un medico, un neurologo di soli 59 anni, la cui moglie però si dedica totalmente, ha lasciato lavoro, ha lasciato tutto per lui. Quindi la sua giornata come è strutturata? Che va a fare fisioterapia, per fortuna in ASL, va in piscina perché era un grande nuotatore e c'ha un allenatore tutto per lui.
Poi a casa la moglie si mette a disegnare, a fare stimolazione cognitiva, personalmente con lui viene in associazione, prende del materiale e vuole portarselo a casa e quindi disegna, e così per esempio vanno in pizzeria perché Bari è una città metropolitana amica della demenza, che vi spiegherò fra poco, quindi hanno la possibilità anche di andare tranquillamente in pizzeria. Ma quante persone sono fortunate come questa persona, come questo neurologo? Quante persone sono fortunate come Bruce Willis, come Robbie Williams, che poi ha deciso di togliersi la vita appunto perché ha preso coscienza della sua vita? Quante? Sono poche. Noi dobbiamo pensare a tutte le persone che sono soli con il loro caregiver, che io definisco la vittima nascosta della malattia. Ecco perché sono orgogliosa di essere qui, perché finalmente ci sono persone che hanno pensato, c'è questa regione, che hanno pensato alle persone che stanno accanto, perché fino adesso abbiamo anche pensato alle persone con demenza, abbiamo visto i centri diurni, abbiamo visto le residenzialità, cerchiamo di mettere su dei servizi, anche se sono sempre pochissimi, ma alle persone che è accanto chi ci pensa? Per fortuna questa legge. Ovviamente non ci si arrende mai, non si accetta mai questa malattia, perché ci si sente inermi, impotenti. Io dico che abbiamo un corpo, molte volte un guscio, però un guscio dove non troviamo più la persona che abbiamo avuto accanto e che riconoscevamo. In Italia un lavoratore dipendente su 3 è un caregiver, sappiamo bene per la legge 104, ma si può andare avanti così veramente? In Italia i caregiver sono 7 milioni e assistiamo sempre che il caregiver di solito è donna. Mi sono divertita un po' con questa immagine perché abbiamo la donna sandwich, perché abbiamo la donna che viene tirata da una parte dai genitori anziani che deve assistere, dall'altra parte dai figli. Quindi questa donna che viene schiacciata dalle incombenze che ha, perché di solito il caregiver diciamo che ha una percentuale più alta nelle donne. E quindi cosa leggiamo? Leggiamo nel Corriere della Sera soprattutto questi figli badanti che molte volte non lavorano per stare anche accanto ai loro genitori, e assistiamo all'esercito, come lo chiamo io, delle badanti. Leggiamo questi articoli, io e mamma, ora la bimba diventa lei, oppure restituisco a papà l'amore che mi ha dato, perché devono praticamente starci accanto H24. Ma assistiamo anche a leggere queste notizie veramente brutte, notizie che nord, centro, sud sono uguali, cioè i cosiddetti omicidio-suicidi, le persone che non ce la fanno, non reggono. E mentre per l'assistenza abbiamo l'Italia, macchia di leopardo, regioni eccellenti, come può essere il Friuli, l'Emilia Romagna, la Lombardia, altre regioni, vi parlo anche del sud, venendo dal sud, che sono invece carenti di servizi, quindi abbiamo questa macchia di leopardo. Per quanto riguarda questo dramma, siamo tutti uguali. Qui abbiamo la Gazzetta del Mezzogiorno, quindi un dramma successo a Foggia, un dramma successo a Prato, un dramma successo a Milano. E c'è stata fatta un'indagine proprio da un familiare dove ha visto che la maggior parte degli omicidi-suicidi in Italia è dovuta anche all'essere caregiver di una persona con disabilità e che il più delle volte sono praticamente uomini che non reggono l'assistenza delle loro mogli. Cosa è necessario quindi? La chiave per capire la persona con demenza è che questa persona è cambiata, ma che continua ad essere sempre la stessa. Quindi io mi sono permessa di darvi 7 segnali che vi devono preoccupare come caregiver, per cui se qualcuno ha di questi segnali significa che deve farsi aiutare, che deve accettare l'aiuto da professionisti o da istituzioni o da associazioni. Ti senti spesso arrabbiato? Esci sempre di meno? Ti senti ansioso? Frequenti cambiamenti di umore? Difficoltà di dormire? Incapacità di affrontare i problemi? Avere problemi fisici? Basta solo uno di questi 7 e già significa che il caregiver sta in una situazione in cui ha bisogno di aiuto. Quindi il caregiver vive questi 2 drammi, l'accettazione e la condivisione. Deve accettare la malattia, che non è semplice. Per noi è facile dire accettare
la malattia, ma la deve condividere anche con lui e possibilmente anche con la società. 3 approcci importantissimi per le persone per i caregiver. L'informazione, di cui abbiamo parlato prima, infatti è importantissimo essere informati su che cosa succederà, l'educazione e il sostegno. Questo è quello che succede, le persone con demenza non si riconoscono come tali. A me queste fotografie di questo autore piacciono tantissimo, perché le persone con demenza si vedono giovani, quindi sono convinti di poter uscire, sono convinti di poter andare a lavorare, sono convinti di camminare autonomamente, e qui è il problema praticamente, perché è un'altra persona, invece una persona anziana. I 10 mai dell'Alzheimer come caregiver: non dite mai al malato, non discutere, non cercare mai di ragionare, non cercare di farlo vergognare, non cercare di dargli lezione, non chiedere ma ti ricordi, ma come non ti ricordi? Non dirgli mai io te l'avevo detto, tu non puoi, stai fermo, stai zitto, per favore siediti, stai fermo. Non dare ordini, non essere accondiscendente, non forzarlo. Come dice in questo bellissimo film Julianne Moore, è come se non riuscissi a trovare me stessa, perché in effetti le persone con demenza hanno questa difficoltà a ritrovarsi. Cosa chiedono? Chiedono tempo, chiedono attenzioni, chiedono cura, e come dice giustamente la vostra legge, che ho letto, l'importante è il farsi carico, il prendersi cura. È come il buon samaritano nella parabola, dove non solo dai soldi, non solo all'albergatore, non solo l'aiuta, ma dice ritornerò per controllare, per vedere, quindi prendersi cura della persona con demenza. Sempre nel piano globale di azione, ritorniamo, cosa dice? Dice che è importante avere anche intorno una società, la consapevolezza delle comunità amiche della demenza. Che cos'è una comunità amica demenza? Io vi lancio oggi una richiesta: vorrei ritornare a Trieste per vedere la comunità amica della demenza. Sarei orgogliosa di questo. Cos'è una comunità amica della demenza? È una comunità che è informata su che cos'è la demenza e che quindi fa in maniera tale che questa persona possa continuare il più possibile a vivere nella sua casa, a vivere con i suoi familiari, ma a poter continuare a girare e vivere nella città. Vi faccio un esempio. Una persona con demenza scende dall'aereo, lo pensavo oggi mentre arrivavo, arriva in aeroporto, però è disorientata, chiede l'assistenza. L'assistenza che arriva qual è? È quella su una sedia a rotelle. E la persona dice: io non ho bisogno, non solo bisogno della sedia a rotelle, ma ho bisogno di qualcuno che mi indichi dove andare, come arrivare a un taxi, come uscire dall'aeroporto. Quindi è un'assistenza diversa. Quella domiciliarità di cui parliamo anche nel piano della non autosufficienza è una domiciliarità che deve essere ritagliata. La persona, per esempio, con demenza ha bisogno di essere accompagnata, di andare in giro, di poter andare a fare la spesa. Io in varie comunità amiche della demenza, varie città metropolitane, ho fatto questo percorso nei supermercati. Cosa significa per una persona con demenza andare al supermercato? Avere un posto dove parcheggiare la propria macchina, entrare e avere la facilità che qualcuno gli dia il carrello, e poter avere il passafila, perché molte volte si è insofferenti, quindi non aspettare ai vari banchi di frutta, di macelleria, anche alla cassa, dove ci sono anche le monete disegnate grandi, in maniera tale che sia più facile poter dare il resto. Ma che significa? Significa che io ho fatto formazione con tutti i dipendenti dei supermercati. I dipendenti dei supermercati sanno riconoscere e accogliere la persona con demenza e aiutarla se vedono che ha comprato, per esempio, 2 o 3 dello stesso prodotto, o se non lo trovano, o se lo cercano disperatamente. E quindi vanno incontro. Loro hanno una tesserina, che è la tesserina del supermercato, ma dietro c'è un fiorellino
fiorellino piccolo che è il fiore della comunità amica della demenza, è quello che vedete, Dementia Friendly Italia. Basta quel fiorellino a spiegare ai commessi del supermercato che quella persona necessita di aiuto. Lo stesso per le farmacie, lo stesso per le scuole, lo stesso si può fare nelle parrocchie, lo stesso possiamo fare negli autobus. Io sono stata in Inghilterra, ho visto a Cardiff e a Sheffield questi autobus dove c'è l'immagine del fiore. E cosa significa? Significa dare un posto a questa persona, aiutarlo se deve timbrare o obliterare il biglietto. Significa educazione, rispetto verso questa persona, dare dignità a questa persona, anche se colpita da demenza. Diventare amico della demenza significano tutti questi passi, ma è molto semplice, basta coinvolgere il sindaco della città, gli assessori della città, e poi fare un tavolo tecnico dove ci sia un'associazione, dove ci sia un esponente della scuola, un esponente della farmacia, un esponente di persone che vogliono lavorare e far sì che questa città sia a dimensione delle persone con demenza. Le speranze future che abbiamo sono quella di sperare in un vaccino, nei nuovi farmaci che sapete meglio di me che non sono ancora stati sperimentati al 100%, ma soprattutto hanno molti effetti collaterali, sono per poche persone all'inizio della diagnosi e non tutti avranno la possibilità di accedere. Fare diagnosi precoce, avere una rete di servizi, abbiamo detto dopo la legge è importante che ci siano i servizi, come vedo che nel Friuli già ce ne sono tante, e soprattutto sostegno al caregiver, che è la cosa più importante. Vi invito adesso a vedere questa immagine, forse molti se sono psicologi lo conosceranno. Cosa vedete subito? Allora, vedete subito un particolare, c'è chi vede subito la vecchia, c'è chi vede subito la giovane. Invece io vi invito, come per la persona con demenza, di vedere la persona nella sua globalità, nel suo insieme. Qui ci sta sia la vecchia sia la giovane, nella sua globalità, prenderla come persona, studiare, vedere che cosa hanno fatto loro come vita, quali erano i loro hobby, quali erano i loro desideri e aiutarli. Per un comune dare la possibilità, ho sentito che ci sono delle manifestazioni, dare la possibilità alle persone con demenza e ai loro caregiver di avere dei posti riservati, dare la possibilità alle persone con demenza e ai loro caregiver di accedere facilmente al cinema o in pizzeria. Vi sembrerà una cosa strana, ma in pizzeria avere la possibilità di fare un fila, cioè non aspettare, ma di essere serviti subito e di avere un menù con figure e non solo scritto, è un passo, è un'immagine, è un segno di una comunità amica della demenza. Questi sono gli articoli della vostra legge che ho ammirato e che continuo ad essere orgogliosa di essere qui presente. Vi ricordo che 4 casi su 10 possono essere aiutati e ridotti, questo è l'appello che ha inviato l'Alzheimer Disease Europe, se facciamo prevenzione. Abbiamo 12 fattori di prevenzione che possiamo evitare, questo vale per tutte le malattie, uno stile di vita sano, quindi se evitiamo stiamo attenti all'udito, se evitiamo droga, fumo, trauma cranici e così via, possiamo ridurre il numero che diventa spaventoso nel 2050. Attualmente noi abbiamo 1.480.000 persone affette da demenza e dietro queste persone ne abbiamo altre 3 milioni di persone che ci stanno accanto e stanno vivendo con loro. Qual è il nostro monito? Quello che tutte 1.480.000 persone siano ascoltate, siano assistite e siano prese in carico, in maniera tale da poter continuare a vivere in maniera dignitosa e gentile. Grazie. Grazie mille di questa testimonianza, anche di questo coinvolgimento che ovviamente è espressione di chi
ha vissuto questo tipo di percorso. Adesso lasciamo la parola a chi ci parlerà dei bisogni, dei diritti dei caregiver familiari. Dottoressa Loredana Ligabue. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti voi che siete qui con una partecipazione assolutamente attenta, come è giusto che sia quando avviene qualcosa di particolarmente importante in una comunità, in questo caso in una comunità regionale, nelle sue declinazioni a venire sul piano territoriale. Un evento, un momento importante perché, come ha detto l'assessore regionale, c'è oggi una norma nuova, ed è una norma nuova che non è per questo territorio un elemento che si aggiunge ad altri, è un elemento che porta dentro la sfera del diritto un soggetto completamente nuovo, un soggetto nuovo che, come ci è stato richiamato, ad esempio a partire dal contesto dell'Alzheimer, ha avuto tutta una serie di azioni, di interventi, di supporto, ma che non era entrato ancora nella sfera del diritto. E nella sfera del diritto, certamente, per tutti i familiari che assistono a situazioni complesse come quelle dell'Alzheimer, ma in termini più generali, per tutti quei familiari, quelle persone amiche, come richiamava, e lo ringrazio, l'assessore, e ringrazio enormemente anch'io Chiara che ha portato insieme all'amministrazione il confronto su un terreno che ha consentito, e riporto le parole dell'assessore per me molto importanti, di far sì che questa legge, una legge che parla di chi in famiglia si prende cura, di chi nel rapporto amicale si prende cura, come un elemento super partes, un elemento che riguarda tutti noi, tutte le nostre vite, perché tutti noi abbiamo nelle nostre famiglie o nella rete parentale situazioni di persone che soffrono e situazioni di persone che in questa sofferenza che dura a lungo nel tempo, speriamo quanto più a lungo, hanno bisogno di avere accanto a sé una persona di riferimento, una persona che chiamiamo caregiver. Perché lo chiamiamo caregiver? Quante volte in questi 20 anni mi sono sentita chiedere, ma perché usate questo termine? Il perché lo usiamo mi preme dirlo. Lo usiamo perché il diritto di cittadinanza di chi si prende cura è un diritto che è portato avanti come domanda, come bisogno, come richiesta in tutti i paesi del mondo. In particolare in tutti i paesi del mondo occidentale dove gli stili di vita, l'articolazione delle famiglie, il cambiamento di aspettativa di vita e quindi il processo di invecchiamento, il fatto che la medicina abbia consentito di raggiungere traguardi così importanti che consentono oggi di parlare sempre di più di patologie croniche, e dove abbiamo patologie cronico-degenerative come l'Alzheimer, ma non solo l'Alzheimer, penso al Parkinson, penso a tante patologie che percorrono le vite di milioni di persone. Bene, dentro a tutto questo si porta avanti con forza la difficoltà di avere accanto una persona che si prenda cura per lunghi periodi. E quindi una situazione che conoscono bene i familiari delle persone disabili, delle persone che per tutta la vita, dal momento in cui spesso avviene la nascita, sono nella situazione di avere, giorno dopo giorno, bisogno di avere al fianco chi dà supporto, chi dà motivazione, chi dà aiuto, chi cerca opportunità, chi ribadisce l'esigenza dei diritti della persona più fragile, della persona più debole. E dentro a tutto questo, dicevo, in tutto il mondo, in particolare nel mondo occidentale, c'è una pietra miliare, anno 2004. Anno 2004, dopo un lunghissimo dibattito in contesti istituzionali europei e nazionali sull'impatto del cambiamento demografico, sul cambiamento delle famiglie, sul cambiamento del modo di lavorare, eccetera,
parte una norma, parte dall'Inghilterra e si chiama Care Act. Questo Care Act è il primo riconoscimento in Europa di che cosa vuol dire prendersi cura non nella genitorialità così come la conosciamo da sempre, che è un elemento insito per definizione nel processo di vita della persona, delle persone, ma prendersi cura di situazioni completamente nuove, cioè situazioni in cui queste patologie, questa durata a lungo nel tempo, ha bisogno di una stampella costante, ed è una stampella non fisica, o meglio, anche fisica, ma è prima di tutto una stampella emotiva, una stampella di aiuto profondo, di vicinanza, di sostegno in tutte le problematiche della vita. E la presidente dell'associazione Alzheimer ce l'ha espresso molto bene nello specifico del ruolo del caregiver di chi soffre di Alzheimer. Ecco allora, caregiver perché è un termine che ci consente di capire ovunque nel mondo che non parliamo della cura nella genitorialità, non parliamo della cura nell'acuzie e quindi nel breve termine, ma parliamo di una condizione di dare cura che dura tutta la vita o dura almeno 10 anni, come è stato richiamato. Quindi un lasso di tempo che ti cambia la vita. Non do aiuto per 1 mese, 3 mesi, 1 anno, sono lì in prima fila, sono lì a dare cura, a prendermi cura per un lasso di tempo tale per cui la mia vita cambia e cambia profondamente. Cambiano le mie aspettative, cambiano le necessità delle mie scelte, cambia la mia condizione economica, cambiano le mie condizioni di relazioni amicali, sociali, cambia la dimensione del lavoro. Proprio ieri una persona mi diceva, sai, il lavoro è dignità. Eh sì, il lavoro è dignità. La nostra Costituzione dice un diritto per tutti. E per poterlo fare però è necessario che si passi, in particolare in queste condizioni di cura, da una dimensione di tipo privatistico, io, la mia famiglia, la mia porta di casa chiusa, ad un contesto in cui c'è una presa in carico sociale di questo, ma non la presa in carico in cui le istituzioni fanno tutto loro, no? L'ha detto con chiarezza l'assessore. Una situazione in cui c'è chiarezza che c'è un ruolo fondamentale, insostituibile, della persona che dà cura per ragioni affettive e che a fianco di queste però le comunità devono svolgere delle funzioni e dentro le comunità i professionisti e dentro questo le istituzioni nel garantire, e anche qui riprendo le parole dell'assessore, l'esigenza di diritti che siano per tutti, che siano diritti che rispettano il tema dell'uguaglianza e sono in grado di essere declinati rispetto alle differenze di vita, di bisogni, di condizioni sociali ed economiche delle persone. E allora noi in Italia dove siamo rispetto a tutto questo? Dicevo, siamo partiti in Europa dall'Inghilterra. In Italia arriviamo a capire che c'è dentro al tema generale della cura, dentro al tema generale di chi si prende cura, una realtà di milioni di persone, oltre 100 milioni di persone in Europa. È stato richiamato il dato dei 7 milioni in Italia, milioni di persone che rappresentano un mondo di dolore, di sofferenza che va reso visibile, a cui bisogna tendere con chiarezza una mano, che non è una mano di pietà, no? È una mano per dire facciamo insieme, è una mano per dire su ogni tipo di tematica il tuo dolore è un dolore profondo, personale, ma c'è una comunità, c'è un'istituzione, c'è un'azione di intervento per dare sostegno e per dare aiuto, perché di fronte a tutti i cittadini devono essere uguali. Questo è il senso della democrazia e questo è quanto interpreta molto bene la nostra Costituzione. Allora in Italia partiamo nel 2014 con una legge che noi come associazione, così come è stato in Inghilterra, con la proposta che poi è diventata legge nel 2004 e atti successivi, partiamo con presentare alla nostra amministrazione regionale, in questo caso in Emilia-Romagna,
una proposta di legge che dica appunto entra un soggetto nuovo nel tema del welfare, che non è più solo l'assistito, ma è anche chi si prende cura dell'assistito, e dentro questo il ruolo delle istituzioni e delle comunità verso l'uno e verso l'altro. Dal 2014 molti passi sono stati fatti, passi più lenti di quello che è il bisogno degli individui, delle persone, dei cittadini, dei familiari, ma da un punto di vista istituzionale importanti. Dal 2014 ad oggi 10 amministrazioni regionali hanno fatto la scelta di darsi una legge regionale e quindi di dire, rispetto alle mie potestà legislative, rispetto alla mia possibilità di intervento, alle mie risorse economiche, professionali, eccetera, dico con chiarezza che al di là di quello che avviene sullo Stato, io agisco perché è fondamentale agire verso persone che vivono questa situazione. Poi diciamocelo anche chiaramente, perché non c'è sostenibilità del welfare oggi se non ci sono dietro i milioni di caregiver familiari, i milioni di assistenti familiari che danno aiuto ai caregiver familiari, e la necessità che il welfare più formale, più istituzionale, a cui fanno riferimento situazioni molto complesse, situazioni difficili, entri in rapporto con questa realtà più informale, entri in relazione per estendere l'azione dei diritti e dei sostegni. E io ho apprezzato moltissimo che questa Regione, nel dibattito a cui ho avuto l'onore di partecipare per arrivare al testo di legge, abbia riflettuto sulle sue specificità, ma anche sulle esperienze che nel frattempo quelle realtà che avevano cominciato ad agire avevano affrontato. E oggi il testo di questa Regione, il testo di legge di questa Regione, è un testo molto avanzato, è un testo importante, è un testo che aiuterà anche sul percorso complessivo della definizione di norme nazionali. Perché cosa abbiamo a livello nazionale? A livello nazionale, a partire da quel dibattito che vi ho detto iniziato nel 2014 e che è entrata nelle sale del Parlamento nel 2016 con delle prime proposte di legge, siamo arrivati ad avere quel comma che prima richiamava il dirigente della sanità regionale, il comma 255, che definisce chi è ai sensi dello Stato il caregiver. Quello è l'unico elemento di legge che abbiamo, a parte la storica 104 che interviene per permessi, congedi, ed esclusivamente per questo, e solo per chi lavora, e solo per chi è lavoratore dipendente, quindi non c'entrano gli autonomi, non c'entrano tante altre situazioni, e questo diciamo è, la 104 era l'unico vero elemento di supporto in questo Paese, al di là del ruolo dei servizi sociali, delle azioni, degli interventi socioassistenziali, sociosanitari fatti a livello dei singoli territori. E allora in Italia stiamo per arrivare ad una svolta importante, e dicevo anche il contributo del lavoro normativo di questa Regione. La svolta importante è che nell'ambito degli accordi del PNRR sono state approvate deleghe al governo per la riforma della non autosufficienza, la riforma della disabilità. Sono riforme da molto attese, sono riforme che devono essere concretizzate. Noi, come rappresentanza dei caregiver, in tutti gli incontri nazionali e in tutto il lavoro che stiamo facendo insieme ad altre 52 organizzazioni nel patto per il nuovo welfare, quello che stiamo ribadendo è che non ci può essere riforma che riguarda gli anziani non autosufficienti, che riguarda le persone disabili, che non tenga in debito conto quello che è già evidente nelle 10 regioni che dicevo, in diverse normative di altri Stati membri, che è entrata nelle linee guida per l'assistenza dell'Unione Europea. Dentro tutto questo il familiare che si prende cura. E allora su questo abbiamo bisogno di arrivare a un articolato
preciso, definito, ampio, così come ampia è la definizione che è nella vostra legge regionale, ampio per la capacità di capire che i bisogni sono bisogni complessi, articolati, da declinare dentro dei progetti di vita, dentro dei piani assistenziali, dentro a un modo completamente nuovo da parte degli operatori di rapportarsi al familiare e culturalmente un dato completamente nuovo da mettere in campo del modo di rapportarsi dei familiari verso i servizi. Noi abbiamo bisogno davvero di una rivoluzione copernicana. Dobbiamo avere fiducia gli uni negli altri perché questo è nell'interesse di milioni e milioni di persone. E questa fiducia deve essere che si lavora insieme per il benessere della persona assistita e per il benessere di chi se ne prende cura, sia essa una persona anziana, sono tantissimi, sono quasi 3 milioni i caregiver over 70 nel nostro paese e che quindi finito un percorso lavorativo sono a pieno titolo ad occuparsi di un figlio disabile, di un marito, di una moglie, di una persona cara che ha problematiche di non autosufficienza, siano essi giovani caregiver, noi ci teniamo tanto a ribadire sempre questo, che sono gli invisibili degli invisibili, che sono i sibling, i fratelli di persone disabili, che sono nipoti, perché le famiglie sono cambiate profondamente, sono famiglie piccole, sono famiglie che spesso con componenti distanti e in questo tipo di direzione ricade un'azione di cura verso questi ragazzi che è importante che capiscono il valore della cura perché noi dobbiamo portare nelle scuole, nell'educazione di tutti, che la cura non è qualcosa che è sulle spalle di pochi. La cura diventa un elemento positivo per tutti se sappiamo ripartirle. Ripartire vuol dire avere quell'attenzione che la Presidente dell'Alzheimer portava nel caso dell'Alzheimer per una comunità che si prende cura. Il tema di fondo è la cura e capire che dobbiamo guardarci gli uni come gli altri come esseri umani con un'attenzione diversa, non fingendo che siamo tutti forti, no, siamo tutti fragili, il Covid ce l'ha spiegato molto bene, siamo tutti fragili, l'essere umano è fragile, quindi l'essere umano ha bisogno di cura e ne ha bisogno in tanti momenti di più, in certi momenti di meno, in certi momenti può essere direttamente portatore invece di cura. Ecco, in questa capacità di capire queste trasformazioni che possiamo dare nell'attuazione che veniva richiamata dal dirigente che ha presentato la legge con estrema capacità proprio di mettere in evidenza che le norme sono fondamentali perché dicono c'è un diritto. Poi quel diritto bisogna renderlo esigibile, per renderlo esigibile bisogna mettere in campo degli interventi che siano coerenti con quelli, bisogna continuarli nel tempo, bisogna che rispetto a questo tutti abbiano chiaro che ogni giorno il caregiver svolge delle funzioni di cura, le istituzioni ogni bilancio devono ricordare che dietro tutto ciò c'è anche una funzione importantissima dei caregiver familiari. Concludo dicendo questo. Oggi qui non si parla solo dell'avvio di una legge, ma si parla dell'avvio di quelle che noi chiamiamo appunto le giornate del Caregiver Day. Nel contesto in cui vivo e lavoro siamo alla 13ª edizione del Caregiver Day. Guardate che è molto importante anche qui aver chiaro ogni anno che cosa voglio che sia oggetto della comunicazione, del confronto, della conoscenza, della crescita culturale su questi temi, ma anche della capacità di tradurli in fatti concreti, non legati a episodi del giorno, non legati alla ricerca di un'approvazione nel breve, ma nel cambiamento strutturale. Il cambiamento strutturale richiede cambiamenti culturali profondi. Ecco, in questa direzione, oggi 6 ottobre è la giornata che Eurocarers
l'associazione europea a cui aderiamo, a cui aderisce la Fondazione De Banfield, comunica e propone a tutto il contesto europeo di ragionare sui caregiver. Ecco, io sono certa che a partire da oggi, il prossimo anno e l'anno dopo e l'anno ancora, non parleremo più di che cos'è questa legge, ma cominceremo a parlare di cosa siamo riusciti a fare in un anno e rispetto al cambiamento dei bisogni che c'è sempre, che cosa possiamo pensare di fare insieme. Come è stato detto, istituzioni, terzo settore, cooperazione sociale, associazionismo, singoli familiari, singoli cittadini, perché il volontariato attivo, il volontariato del singolo passerà sempre di più, certo attraverso il mondo dell'associazionismo, ma anche attraverso delle scelte individuali, di mettersi in gioco per dare sostegno, supporto, volontà di azione su dei temi, degli ambiti in cui ci si riconosce come possibile portatore. Grazie per la vostra attenzione e per l'invito. Ecco, grazie a lei. Adesso chiamerei il dottor Perulli, che dirige il servizio di assistenza territoriale ospedaliera della nostra regione, che ci parla del ruolo che i caregiver hanno nei percorsi diagnostico-terapeutici. Grazie. Sapete, quando mi è stato chiesto di fare questo intervento, ho fatto una riflessione molto personale. Ho pensato che per me, che mi sono laureato nel secolo scorso, sono 35 anni che lavoro, ho assistito a un'importante rivoluzione culturale. Io mi sono laureato e poi c'è stato lo sviluppo super tecnologico e super specializzante, con una definizione, se volete, anche un po' di scatole che spesso comunicavano con difficoltà. Poi c'è stato il tema delle linee guida, la medicina basata sulle evidenze e infine i PDTA. Ecco, per quanto riguarda i PDTA all'inizio sono stati pensati come sequenza di azioni che sono quelle che descrivono un processo. La finalità era assolutamente corretta, forse bisognava chiamarli PDT all'inizio, perché la componente assistenziale all'inizio era molto minimale. Nella visione odierna, moderna, secondo me bisognerebbe metterla in grassetto, perché è diventata la parte preponderante. Resta la logica di garantire il miglior risultato possibile seguendo una sequenza di azioni che danno le migliori cure possibili, ma la A, diventando maiuscola, si deve tener conto dell'integrazione che tutte le figure professionali e il paziente o cliente, come dicono gli inglesi, o semplicemente cittadino, deve poter ricevere. E allora, se è vero che la logica di gestione, anziché le scatole poco comunicanti, si comincia a parlare di processi, è giusto anche cercare di capire come questi processi non sono processi stabili. Un PDTA che resta fisso nel tempo per abbastanza tempo è necessariamente un PDTA obsoleto che non segue le dinamiche del miglioramento della qualità. Ma ancora, se noi lo leggiamo come va correttamente letto, il PDTA è il cammino che una persona che ha un problema di salute, un bisogno di salute, compie fra una o più organizzazioni o più declinazioni della stessa organizzazione per raggiungere il soddisfacimento del suo bisogno di salute. E se noi ragioniamo in questi termini, a questo punto dobbiamo anche capire che il PDTA non è identico per qualunque tipo di ambiente. Ci potrà essere un PDTA che va bene per il Friuli Venezia Giulia, che potrebbe essere diverso da quello dell'Emilia Romagna, come potrebbe essere diverso da quello di qualsiasi altra regione, e sarà sicuramente diverso di un PDTA
sviluppato in un altro paese, magari paese membro dell'UE, che non potrà essere sic et simpliciter copiato, ma va contestualizzato dove va implementato. Si passa cioè da una logica, quella che vedete dell'approccio per funzioni, l'approccio gerarchico, alla sequenza, l'intercettazione di diverse funzioni. Qua la freccia è lineare, ma potete immaginare anche una curva convoluta, che significa semplicemente la declinazione di un principio che troppe volte viene declamato senza contestualizzarlo, cioè la centralità del paziente. Il paziente è centrale e si muove lungo i servizi, sia quelli del servizio sanitario, ma anche quello dell'ambiente sociale, ma anche quello della comunità, per avere quella che noi chiamiamo presa in cura, cioè presa in carico globale. Se noi andiamo ancora avanti con questo nostro ragionamento e vediamo, visto che è stata citata la normativa europea e comunque i riferimenti anche culturali europea, e prendiamo che cosa è secondo l'European Pathway Association e PDTA, vedete tutta questa sequenza di azioni, ma l'importante è che quello della comunicazione, il più importante secondo me. Occorre comunicazione fra i membri del team, perché non c'è niente di più frustrante per il cittadino utente di essere rimbalzato da una struttura all'altra senza che ci sia un accompagnamento e una sequenzialità di informazioni. Forse l'informatica ci aiuterà ancora meglio in questo, ma comunque la componente umana è essenziale. E il coinvolgimento del caregiver, perché il caregiver rappresenta l'aiuto più prossimo anche per quei richiami di affetto e di presa in cura anche di tipo emotivo della persona assistita, per cui i membri del team devono comunicare fra di loro, devono comunicare col paziente, devono comunicare col caregiver e come devono comunicare, tenendo conto quello che dice la Carta dei diritti e dei doveri del malato, che il paziente ha il diritto di ottenere dalla struttura sanitaria tutte le informazioni relative sia alle prestazioni erogate, alle modalità di accesso, deve identificare le persone che lo hanno in cura, ottenere le informazioni complete e incomprensibili. Ma questo, che è semplicemente una declinazione presente in una delle nostre leggi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, va integrata in una diversa cognizione del percorso. Noi siamo abituati al percorso assistenziale, dalla diagnosi, comunicazione della diagnosi, piano di cura personalizzato, patto di cura, il cosiddetto pathway degli inglesi, ma va affiancato a quello che è l'empowerment e la capacità di autocura, sia del paziente, sia del caregiver. Si passa dalla semplice educazione al self-care, al self-management, si passa cioè da soggetto che riceve in maniera acritica e spesso neanche completamente informata a quel concetto di paziente esperto e caregiver esperto, che rappresenta una risorsa, come diceva l'assessore, anche informativa per il personale sanitario e sociale che affianca questo piccolo nucleo paziente caregiver nella progressione della malattia per affrontare al meglio le situazioni. E quindi, se noi andiamo avanti, mi fa piacere che è stato richiamato, nella nostra regione c'è stata un'esperienza importante con enti di accreditamento stranieri, ne cito due, Joint Commission e Accreditation Canada, che fra i loro standard, per cui se non li si rispetta non si supera l'accreditamento, e uno dei capitoli di JCI è Patient and Family Education, ma education inteso all'inglese, dove l'education comprende non solo il fatto di fornire informazioni, ma essere certi che chi riceve le informazioni le abbia comprese, che sappia come applicarle, che ci sia quella relazione di cura e di alleanza che serve per il miglior risultato delle cure.
Qua penso che le slide verranno messe a disposizione o pubblicate, non vi sto a tradurre tutta la parte in inglese, perché dice che lo staff deve aiutare alla formazione pazienti e familiari ed è importante che i membri dello staff si coordinino nelle loro attività anche per l'attività di formazione, perché la formazione deve essere univoca, non contraddittoria. E soprattutto nel malato di demenza e nel caregiver di demenza non c'è niente di peggio di avere delle informazioni contraddittorie che non aiutano il corretto svolgimento. Vado avanti veloce per ricordare come anche Accreditation Canada nel priority process del process of care, cioè della presa in carico, dice che vanno verificate che informazioni, formazione, supporto è disponibile per i pazienti e i loro familiari. C'è un processo per capire come possono essere coinvolti, ci sono esempi, chiedono durante la visita di accreditamento di come li avete coinvolti, quindi anche un atteggiamento molto pratico che non si limita semplicemente alla declamazione su carta di procedure che magari non vengono implementate. E in tutto ciò va ricordata anche la legge che noi comunemente chiamiamo la legge sulle DAT, ma che a me piace ricordare quella sul consenso informato, dove dice che il processo di presa in carico è continuamente sottoposta alla valutazione del paziente e alla sua accettazione e condivisione. E aggiungo anche quella del caregiver, visto che la legge dice che il paziente, se lo desidera, i suoi familiari o parte dell'unione civile o convivente o persona di fiducia devono essere coinvolte in questo. Andiamo a un esempio pratico. Voi sapete che con la DGR che vedete del tutto recente dell'8 di settembre è stato pubblicato il PDTA sulle demenze. È ovvio che questo PDTA comprende anche molta parte clinica, ma credo che in questa occasione sia il caso di focalizzare quelli che sono gli elementi anche culturali e secondo me anche innovativi che sono stati messi in questo PDTA. Il malato di demenza deve essere riconosciuto come persona, un elemento di diritto, a prescindere dalle mutazioni che la malattia gli impone sulle sue condizioni cognitive, ma ancora il tema della comunicazione e diagnosi, non già di un anonimo flusso di informazioni che dagli operatori arriva in modo asettico ai pazienti e ai caregiver, quale momento centrale della presa in carico, perché ogni paziente rappresenta un unicum, quindi il concetto della personalizzazione. Sebbene noi siamo abituati a ragionare per categorie, non esiste un paziente identico all'altro e non esistono situazioni di presa in carico che possano essere assolutamente omogenee una con l'altra. Ma anche se il soggetto protagonista è il malato, allo stesso modo deve essere posto risalto per il familiare che lo assiste. La parità fra paziente e familiare. Anch'esso, spesso anziano, anch'esso abbisognevole di comprensione e di tempi per poter, come giustamente è stato detto nel precedente intervento, tempo per maturare quella evoluzione di rabbia, accettazione, sconforto e così via, in modo da evitare che venga isolato dal contesto civile. Ha il diritto a essere supportato, questo è scritto nel nostro PDTA. Ma ancora anche alle associazioni dei familiari. Pertanto il compito di garantire la gestione dei servizi, oltre a si dia spazio al rispetto e alla dignità della persona, di investire risorse secondo il modello delle comunità amiche. Il modello delle comunità amiche che così bene è stato esposto prima è all'interno del posto PDTA perché il PDTA riconosce che non è un problema per pochi di quelli che si occupano H24 di questo argomento, ma è il problema dell'intera comunità. Vi ringrazio.
Bene, grazie Alfredo. Credo che questo sia assolutamente dovuto. Il concetto anche di presa in carico della persona, ma anche dei familiari. Noi parliamo qui di demenza, ma pensiamo anche ad altre patologie, diciamo, cronico-degenerative. Pensiamo a patologie che si risolvono in tempi molto più brevi. No, perché vedo in terza fila un'amica carissima che si occupa di hospice e che, diciamo, come me ha fatto un certo tipo di percorso e che lo continua a fare. Quindi là dove effettivamente c'è bisogno di una presa in carico globale, di una informazione, comunicazione a tutto tondo. E io credo che questo sia civiltà. Al di là di tutto, questa è civiltà ed è molto importante. Adesso, come diamo voce ai caregiver, invito per il lavoro che le associazioni fanno Giovanna Pacco, olè, che è una grintosa. Troppo ogni tanto, quindi. Però oggi mi conterrò e mi sono anche presa degli appunti, nel senso che normalmente vado un po' a braccio, ma per noi veramente questa giornata è tanto importante, insomma Loredana sa cosa significa per noi. Allora è chiaro che io parlo come associazione The Banfield, ma sono qua anche come coordinamento delle associazioni regionali che si occupano di Alzheimer, ma mi sento anche, permettetemi così senza offesa, di rappresentare anche le altre associazioni che si occupano naturalmente di caregiver, perché la legge tutela i caregiver tutti. Chiaro che noi abbiamo sviluppato delle competenze più nel settore degli anziani, ma mi sento veramente qua di rappresentare un po' tutti. Come associazione siamo qua perché da 35 anni che ci occupiamo delle tematiche del caregiving, puntualizzando e creando dei servizi strutturati proprio per la presa in carico del caregiver, perché se si prende in carico la persona anziana, non autosufficiente, la persona malata, la stessa cosa va fatto per il caregiver. Cioè il caregiver ha bisogno di essere preso in carico, di essere seguito, bisogna capire le sue necessità e dare delle risposte adeguate, che è il titolo dell'intervento che io faccio, cioè quello di dar voce ai caregiver. Di fatto le associazioni questo fanno. E sono una voce competente, nel senso che mi ha preceduto il dottor Perulli, ma la voce competente delle associazioni si è fatta sentire in quel tavolo per la realizzazione del PDTA, si è fatta sentire anche in maniera un po' veemente, devo dirlo, nel senso che perché si voleva proprio garantire la tutela del caregiver e si voleva garantire anche tutti i percorsi che sono più sociali, oltre a quelli che sanitari, per cui ovviamente la presa in carico di una persona con demenza è per una parte certamente sanitaria, una parte importante, quindi va definito con chiarezza il percorso sanitario, ma tanto è sociale, tanto è il resto, cioè quello che succede poi a casa, ecco, e quindi sta fuori dalla dimensione sanitaria ma sta dentro una dimensione sociale. Allora, per quanto riguarda il ruolo delle associazioni, io mi sento solamente di suggerire che le associazioni devono essere preparate e competenti per poter essere appunto degli interlocutori che incidono nelle scelte anche politiche. Per noi è stato molto importante il percorso della legge, l'abbiamo seguito, l'abbiamo voluto insomma, per tanti anni, perché è stata una svolta proprio nelle nostre attività. Quindi questo percorso di competenza si realizza proprio anche nella strutturazione di coordinamenti. Non è un caso che le associazioni Alzheimer e Friuli-Venezia Giulia si siano coordinate, abbiano stabilito un'alleanza, perché in effetti lavorare uniti è sicuramente molto più producente, molto più utile che lavorare come singoli. Quindi noi abbiamo messo un po' insieme le nostre mission, cioè quello che noi concretamente facciamo ogni giorno, ma abbiamo anche stabilito una vision, che sono dei termini un po' orribili, ma per i comuni mortali significa che abbiamo condiviso gli obiettivi e le azioni che facciamo quotidianamente, ma per costruire insieme dei percorsi e degli obiettivi per il futuro sul tema del caregiving.
Allearsi, questo lo dico così a modi di esortazione, è sempre un grossissimo vantaggio, perché la frammentazione purtroppo tarpa un po' le ali anche alle potenzialità delle azioni. Di conseguenza questo coordinamento ha stabilito dei denominatori comuni per offrire delle risposte univoche, anche questo voglio dirlo, nella diversità dei territori, nel senso che queste associazioni sono associazioni che coprono tutto il territorio regionale, i nostri territori sono diversi, per cui stabilire un denominatore comune che possa essere condiviso dalle istituzioni è fondamentale per superare le diversità e gli ostacoli dei singoli territori, che in alcuni casi hanno o non hanno dei servizi, cioè penso ad esempio ai CDCD, che alcuni territori come noi ce li abbiamo, in altri territori non ci sono. Allora, queste alleanze sono fondamentali, ma sono fondamentali anche passando per una formazione di questi coordinamenti. Noi abbiamo infatti cominciato proprio con un percorso di rafforzamento delle capacità, nel senso che ci siamo guardati negli occhi tutte le associazioni e abbiamo detto vabbè, ok, di cosa abbiamo bisogno, dove è la nostra formazione mancante, e abbiamo fatto un percorso formativo che è servito a colmare questi gap formativi che si riteneva di avere, in modo da avere una formazione, una base comune. L'altra cosa che secondo me il coordinamento fa, le associazioni fanno, e noi facciamo da tantissimi anni come associazione De Banfield, e lo sa chi mi conosce, è la questione della raccolta dei dati e misurare, nel senso che è importante andare oltre alla percezione che si hanno delle cose, tante volte anche dalla bontà dei progetti, nel senso che mi sembra che una cosa sia fatta bene, ma in verità per sapere se è fatta bene io devo misurare e avere dei dati per capire se è fatta bene. Quindi un altro progetto che è stato fatto dal coordinamento è stato proprio quello di iniziare una prima raccolta dati sui caregiver delle persone con demenza del Friuli Venezia Giulia, che ha dato insomma un buon esito, poi è stato presentato, non mi soffermerò su questi dati perché sono stati già presentati a un convegno a Palmanova, è una ricerca che è stata, un progetto che è stato sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e che ha messo alla luce che ovviamente i caregiver, insomma, penso che nessuno cadrà dalle nuvole se dico che nel 90% dei casi soffrono tantissimo di uno stress molto pesante, di un'assenza di tempo per sé, del desiderio, esprimono un desiderio di essere accompagnati anche nelle modalità di affrontare il dolore per il proprio caro che sta male. Questo non vale solo per le demenze, vale universalmente. E chiedono anche delle modalità per affrontare le ripercussioni che la malattia ha sulla loro vita e sul loro stato di salute. Ecco, quindi questo tema della misurazione io lo trovo importantissimo ed è stato in effetti poi anche una delle indicazioni che sono state date all'interno del PDTA, nel senso cominciamo un po' a misurare in termini sia di malattia ma anche di caregiver, chi sono i caregiver, quanti sono i caregiver, che tipo di problemi hanno questi caregiver. Quindi io direi che le associazioni, un po' questi numeri alla mano e anche un po' un lavoro di trincea, perché poi alla fine le associazioni sono in trincea, cioè nel senso che danno voce perché vedono, hanno un contatto quotidiano con i caregiver. Io parlo come associazione, così, quindi parlo della nostra esperienza lavorativa e quindi io do un dato sulla nostra esperienza lavorativa. Noi comunque vediamo 2000 caregiver all'anno di persone non autosufficienti o con un problema di demenza. Li abbiamo ascoltati tanto nella nostra vita lavorativa, tantissimo, tant'è che abbiamo proprio deciso di costruire dei servizi realizzati sui bisogni che loro esprimevano. Casa Viola, che è appunto la prima casa che è stata dedicata all'accoglienza e al sostegno del caregiver della persona con demenza, è nata su una valutazione scritta di bisogni dei caregiver delle persone con demenza. Queste competenze secondo me sono assolutamente importanti. Il volontariato le ha queste competenze e io credo che è un volontariato che ormai è un terzo settore, un volontariato che ormai è preparato, è competente e soprattutto è molto propositivo. Noi ci siamo stati nel lavoro appunto del PDTA, ci siamo stati nel lavoro della legge.
Quindi, come dire, bisogna fidarsi e lavorare bene insieme con il terzo settore, che ha queste competenze che sono derivate appunto dal lavoro e dalla lettura dei dati, ma anche, devo dire, da una serie di competenze economiche, gestionali, organizzative, di programmazione e innovazione che già aveva prima, ma che adesso deve avere ancora di più dopo la riforma del terzo settore, che ci impone tutta una serie di dettami molto stringenti, per cui devo dire che un'associazione di volontariato a fin di bene e non a fin di profitto, ma di fatto ha le caratteristiche un po' di un'azienda e quindi in qualche modo ha la competenza, il dovere di leggere il suo target, di capire quali sono i bisogni, di trasformarli in servizi e soprattutto quello che io dico sempre, in servizi più flessibili. Cioè nel senso che è molto importante che la risposta non sia mai precostituita. Ti do quello che ho, no, ti do quello che serve, ma quello che serve oggi potrebbe essere quello che non serve domani, specialmente malattie come la demenza, sono malattie molto lunghe, quindi i bisogni iniziali di una persona con demenza non sono i bisogni che hanno 10 anni dopo. Ci deve essere questa flessibilità nell'erogazione dei servizi, nella costruzione dei servizi. Quindi l'importante è che ci sia appunto questo ascolto anche da parte delle istituzioni, del pubblico e che ci sia anche, che si sviluppi un ulteriore rapporto paritario. Ecco, questo per me è molto importante. Allora, la legge, venendo proprio alla legge 8, alla nostra legge sui caregiver e anche alle proposte operative che io vorrei fare, non mi ripeterò, è chiaro che per noi è importante perché di fatto riconosce un'identità a figure che non l'hanno praticamente mai avuta. Ed è un passo in avanti perché indubbiamente cambia un po' il paradigma e soprattutto in questa legge si riconosce alle associazioni le capacità di essere interpreti dei bisogni dei caregiver e bisogni che appunto sono nella legge anche grazie alle associazioni che hanno potuto dare loro voce. Nell'articolo 5, ad esempio, io non leggo tutto l'articolo 5 perché insomma anche il dottor Boscariol che mi ha preceduto è stato molto dettagliato, preciso e puntuale sulla legge, insomma, però si afferma la possibilità, che ci auguriamo che si trasformi naturalmente in volontà, di realizzare direttamente con il concorso degli enti del terzo settore l'informazione e l'orientamento rispetto all'offerta degli interventi e dei servizi, come invita a lavorare insieme su consulenze e supporto psicologico, sui momenti formativi ai caregiver, sugli interventi di sollievo, con l'unica finalità ovviamente di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver e favorire questo scambio di esperienze. Anche nel PDTA, devo dire, rispondendo poi al dottor Perulli, ci si affida alle associazioni nei medesimi ambiti, quindi in qualche modo si è trovato uno spazio per valorizzare anche le competenze e i servizi che le associazioni danno sul territorio. Allora, questa legge è un appoggio importantissimo, credo, per tutti coloro che curano. Io devo rilevare che la legge è molto importante e che dovrebbe essere un riferimento per la stesura di tutte le leggi che hanno a che fare non solamente con la sanità e con l'assistenza, ma anche con la formazione, con la progettazione della comunità, con l'urbanistica, perché il caregiver c'è dappertutto, dappertutto. Loredana dice bene una cosa che io ripeto sempre, che appunto caregiver uno o lo è stato o lo è o lo diventerà, ed è la verità, cioè nel senso che anche noi in questo momento, ognuno di noi sicuramente è un caregiver, o ha un caregiver tra i suoi vicini, ha un caregiver tra i suoi amici, ha un caregiver tra i suoi parenti. Questa è la prima indicazione, tenere sempre bisogno dei caregiver, perché tutti noi lo siamo. Anche quando progettiamo gli spazi bisogna tener conto delle necessità dei caregiver, con una spinta un po' in più, nel senso che talvolta il caregiver è stato usato solamente come sinonimo di familiare, ma non lo è, cioè è una figura insomma, che ha uno suo adesso riconoscimento, ma è molto preziosa ed è una figura soprattutto che va coinvolta sempre nelle progettazioni.
per andare a delle proposte che come coordinamento, ma insomma come associazioni, io credo sia necessario fare in linea con la legge, delle proposte che faccio perché sono sempre timorosa del tempo che passa, ho paura perché il tempo passa veloce, bisogna invece mettersi a lavorare da subito e quindi per cominciare a lavorare sulle linee attuative, sulle linee programmatiche, mi sento di fare 2 proposte, non sono tante, ma insomma possono essere impegnative, non sono tante, sono 2, ma se ci si lavora bene occupano parecchio tempo. Allora, prima cosa, lavorare sulla formazione e sul sostegno, perché i numeri lo dicono, nel senso che la prima rilevazione che noi abbiamo fatto parla esattamente di questo. Questo è una necessità, è quello che i caregiver chiedono. Peraltro, lavorare sulla formazione e sul sostegno è nell'articolo 1 della legge sui caregiver, cioè come dire che la Repubblica è fondata sul lavoro. Quindi formazione sì, ma non una formazione rigida, taglia e incolla, precostituita, no, vi prego, non quella roba là. Ci deve essere una formazione vera, anche qua, tagliata veramente sui reali bisogni delle persone che si prendono cura di una persona con disabilità. E anche una formazione pratica, e magari anche una formazione domiciliare, perché in verità la maggior parte delle persone vive a casa e non vive nelle strutture. I numeri ci sono, quindi io direi di cominciare a lavorare subito su questa tematica. Ci sono stati già dei piccoli avvii anche su progetti a parte come la coprogettazione regionale che ha cominciato a lavorare con successo, devo dire, numeri alla mano sulla formazione e quindi io terrei questo tema di lavoro per l'anno 23-24 che segue. La formazione, come diceva la dottoressa Pinto, ed è una cosa che sta a cuore molto anche a noi, non è solo una formazione singola o una formazione di gruppo, ma è una formazione di comunità, che è fondamentale anche per la prevenzione, che poi è una voce che trova spazio un po' dappertutto. C'è nel PDTA e si stanno già avviando, sono già avviati da tempo degli esempi che hanno dato degli ottimi risultati. Muggia e ha iniziato anche Pozzuoli del Friuli, sono 2 comunità amiche della persona con demenza e sono degli esempi civici di buon funzionamento di una comunità. Che accompagnano, proteggono, aiutano la persona in difficoltà, non solo la persona con demenza, qualsiasi persona fragile beneficia di una comunità che è formata e accogliente e agevola di tanto anche il percorso di vita di un caregiver, consentendo a tutti di vivere una quotidianità normale. Oltre a questo c'è anche una positività secondaria che è quella di riattivare un tessuto sociale che tanto può fare anche in termini di prevenzione e di ricadute sulla salute. Il secondo argomento che appunto proponiamo di affrontare, che sta sempre nella legge, ne parlerà dopo meglio la dottoressa Sponza dopo di me, è la conciliazione del lavoro con il lavoro di cura. Siamo un popolo di caregiver lavoratori e quindi io su questo è stato già detto e verrà detto dopo di me, un caregiver che non lavora è un caregiver povero e se è povero vengono meno le possibilità di assistenza perché l'assistenza costa un sacco. Cioè, avere un assistente familiare, una badante, ma i farmaci, cioè io mi ricordo che, adesso sembro vecchissima, ma nel 2003 c'era un progetto ministeriale proprio sulle demenze a cui avevamo partecipato per misurare i costi dell'assistenza di una persona con demenza Alzheimer ed erano dei costi spaventosi. Perché erano anche le piccole cose, quindi l'integratore che comunque io prendo perché penso che possa servire, la crema, la lozione, tutto cose che ovviamente uno paga di tasca sua, quindi i costi erano enormi. Quindi il lavoro diventa assolutamente importante, perché, ripeto, un caregiver povero è un caregiver che non può assistere bene. Ma non sempre il caregiver riesce a lavorare perché non sempre sono garantite queste condizioni di armonizzazione.
Non parlo solo poi della legge 104, ma parlo proprio dell'organizzazione di servizi a supporto che rendano più facile la vita del lavoratore e che sensibilizzino, e soprattutto un lavoro di sensibilizzazione sulle aziende, entrando anche in un sistema di welfare che possa proteggere il caregiver. Perché la nostra prospettiva purtroppo è questa, nel senso che stiamo andando verso una società che sta invecchiando tantissimo, i problemi saranno altri, sono stati citati prima e io condivido, la terza linea di intervento è quella sicuramente di lavorare sui caregiver giovani. Allora parlo naturalmente per le tematiche della demenza e degli anziani, facciamo figli tardi e banalmente tardi i figli andranno a lavorare ma presto si ritroveranno ad essere caregiver, quello sicuramente è un tema che va affrontato, cominciando da un lavoro di sensibilizzazione nelle scuole. Quindi formazione, armonizzazione tra lavoro di cura e lavoro e caregiver giovani. Queste sono le tre asse, le tre proposte di lavoro che noi proponiamo. E su questo io vorrei che ci rivedessimo a tempi brevi per poter lavorarci su, e vorrei anche che il prossimo anno portassimo a questo tavolo la realizzazione condivisa da tutti di almeno uno di questi temi, che io ho citato quelli che secondo noi sono primari, e poi vorrei che il prossimo anno, questo è un auspicio, ci fossero in questa sala, che già ci sono e sono molto contenta, tanti più caregiver, perché sono i caregiver che devono valutare quanto è stato fatto e suggerire il da farsi. Grazie. Bene, grazie. Prima di lasciarvi al caffè per un quarto d'ora, puntualizzo due cose. Io condivido quello che è stato detto e credo che la voce anche delle associazioni e del terzo settore siano molto importanti, ascoltate in questa regione, perché in questa regione si è fortemente voluto una direzione centrale, non solo che si occupasse di sanità, ma una direzione centrale che si occupasse anche di sociale, di sociosanitario, e abbiamo inserito anche il terzo settore. Quindi è un lavoro che si fa chiaramente un po' tutti insieme. L'altra cosa su cui, perché poi dopo io anche negli interventi dopo vorrei raccogliere anche un attimo di mie impressioni, è quella che non ho sentito una parola sulla rete. Allora, tutto quello che noi abbiamo detto, che è stato detto qui, di rinforzo, di tutela, di comunicazione, passa attraverso il networking, passa attraverso una maglia, rendere le maglie sempre più strette di una rete, in questo caso diciamo a favore, noi stiamo parlando del caregiver, perché se la rete non c'è, il sistema crolla. L'altra considerazione è, sono d'accordissimo, sono sempre stata da quando lavoro con l'OMS, da più di 20 anni, una che ha sempre tenuto conto che il lavoro deve essere condiviso, il lavoro deve essere integrato. E l'integrazione non è solo l'istituzione, ma è, ripeto, il terzo settore piuttosto che le fondazioni o quello che volete, il singolo cittadino. Questo sono non sicura, più che sicura rispetto a questa cosa. E devo dire anche che l'altra cosa che è importante, lo dico perché i cordoni della borsa stanno nella politica e quindi il lavoro con la politica, con chi adesso, indifferentemente destra e sinistra, cioè non ci interessa, almeno a me come tecnico, ma è il lavoro attraverso anche un passaggio di conoscenze e acquisizione effettivamente di consapevolezza di un territorio che il politico deve avere e che adesso effettivamente stanno iniziando diciamo, ad avere anche questi skills, perché questo è fondamentale. Se nell'agenda del politico, sindaco che esso sia, assessore piuttosto che presidente, non ci stanno questi concetti,
Siamo noi poveri, ma è il tessuto che si impoverisce. Allora, laddove c'è l'ascolto, da tutte le parti c'è sicuramente il progresso, e anche in questa rete, diciamo, la parte politica va inserita. Che cosa vuol dire 10 minuti, un quarto d'ora di pausa? Prova.
oh. Prova sì, prova. Ah, ok. Sì, prova. Prova sì, prova sì, prova. 1, 2, adesso devo capire come fare. Sì, prova sì. Prova, 1, 2, 3, prova, sì, prova. 1, 2, 3, prova, sì, non stacca più, non stacca più. Sa, prova, sì, sì. Stack, stack, stack. 1, Posso 2 anche alzare il volume questo, anche 1, qua, 2, 1, 2, sì, aspetta. Ah, ok, 1, 2, sì, 1, 2, sì, Oh. Sì, sa.
Si rinizia. Sì, abbiamo già combinato. Vi avevo detto che era piena di capelli. Ah, sì. Ah. Dopo c'è il dibattito. Certo, caro. Mica tagliamo le robe così. Sì, allora, scusate intanto che vi accomodate, io dico due cose per gestire l'ultima parte della giornata. La prima cosa è, pregherò i relatori di stare nei tempi, per favore, perché siamo un po' in ritardo e non vorrei che non ci fosse spazio per un dibattito. Cioè, io credo che il dibattito vada assolutamente, me lo chiedono e anch'io vorrei essere, sono famosa per essere una che rompe nei dibattiti, quindi questo è importante. Adesso noi lasciamo la parola alla dottoressa Sponza che ci parla del caregiver lavoratore, ecco, quindi dell'altra no, che avevamo semplicemente, era stato così abbozzato, adesso prego. Grazie mille e grazie anche della vostra presenza così numerosa. Una breve presentazione, io collaboro con l'associazione The Banfield, seguo in particolare, tra le varie cose, la progettazione inclusiva, tenendo conto delle persone con diverse fragilità e progettare in senso lato, quindi non solo dello spazio fisico, ma anche dei luoghi di lavoro, delle relazioni all'interno delle aziende. Progettare per le persone più fragili significa progettare, pensare a far vivere meglio tutti quanti. Collaboro con l'associazione The Banfield, che è nata molti anni fa proprio per consentire alle persone anziane di rimanere a casa il più a lungo possibile, con il più agio possibile, nel senso di rete, di supporto e anche di strumenti. Infatti una importante parte dell'associazione si occupa di ausili sanitari che vengono prestati gratuitamente e non soltanto del prestito ma anche di tutto quello che sta dietro, quindi della consulenza e del capire quali sono le esigenze delle persone. Ci occupiamo molto anche di formazione sia nei confronti degli operatori ma sia anche nei confronti dei caregiver familiari. E più recentemente abbiamo aperto una sezione che si occupa specificamente delle demenze con Casaviola e dei caregiver delle persone con decadimento cognitivo. Parliamo in questa sede di caregiver lavoratori, ci riferiamo ai caregiver informali o familiari che si differenziano dai caregiver formali che sono invece OS, badanti, eccetera. Caregiver informali, nello specifico della mia relazione, dei caregiver informali che sono anche lavoratori. Caregiver, come si diceva, è un termine utilizzato ormai a livello internazionale, non c'è un corrispettivo italiano, si potrebbe tradurre con curacari, anche se suona un po' strano, per indicare chi si prende cura di un proprio caro. Le stime ci danno cifre preoccupanti, circa si ipotizza, ma probabilmente sottostimata, che più di un terzo della popolazione in età lavorativa è caregiver, sia nei confronti di persone anziane, di solito i genitori, sia nei confronti dei figli minori. E le stime ci dicono anche, le indagini, che spesso è difficile per chi lavora conciliare il ruolo di caregiver con quello di lavoratore dipendente soprattutto. È un'importante indagine che aveva fatto jointly con un istituto di ricerca straniero ci dimostra che un aspetto molto preoccupante all'interno delle aziende è quello di far venire fuori la problematica, cioè
chi si trova a vivere la condizione di essere lavoratore, anche caregiver, per timore di discriminazioni sul posto di lavoro oppure che gli venga impedito l'avanzamento di carriera, tende a non rivelare la propria condizione e questo si ripercuote sullo stato psicologico e sul rendimento lavorativo molto spesso. Come associazione De Banfield, in collaborazione con altri enti nella nostra regione, ci siamo posti quindi il problema di misurare, monitorare, conoscere il fenomeno a livello regionale, visto che non esistono dati specifici sui caregiver lavoratori all'interno della nostra regione. E l'abbiamo fatto coinvolgendo, quindi non da soli, ma in rete con altri enti e aziende, con i sindacati, con le 3 sigle sindacali, e in particolare con la CISL, con FNP CISL, che ringrazio anche per la loro presenza qui oggi, che hanno da subito creduto in questo progetto, con l'Ordine degli Psicologi, con le università sia di Trieste sia di Udine, con anche la Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste, con la Regione, quindi con vari enti e anche con aziende private. L'indagine quale scopo si propone? Quello di capire quali sono le condizioni di fatica del caregiver lavoratore, di cosa potrebbe aver bisogno e anche di cosa potremmo fare noi in collaborazione con, ad esempio, le forze sindacali e quelle datoriali per migliorare la condizione di questi caregiver lavoratori. Come abbiamo proceduto? Abbiamo contattato alcune aziende, alcuni enti e abbiamo chiesto loro di partecipare ad un questionario anonimo. Con la nostra psicologa Antonella De Ponte abbiamo redatto un questionario per capire da vari punti di vista quale stato d'animo, quale tipo di difficoltà incontra il lavoratore dipendente. Questo questionario è stato fatto girare all'interno delle aziende, per ogni azienda è stato fornito un link, un URL specifico e abbiamo raccolto i dati, così sappiamo che i dati pur anonimi raccolti da quell'azienda comunque sono relativi ai lavoratori dipendenti di quell'azienda. Un grosso quantitativo di dati sono arrivati ovviamente dalle realtà più grandi, la Regione Friuli Venezia Giulia, che ovviamente ha più dipendenti, quindi ha fornito un buon patrimonio di dati da analizzare, il Comune di Trieste, gli ALE-FVG, i CAF della CISL e altre aziende, ad esempio anche la Salus Policlinico di Trieste ha fornito un buon quantitativo di dati. Da quali domande siamo partiti? Ecco, siamo partiti immedesimandoci nel punto di vista del datore di lavoro e anche del lavoratore. Come datore di lavoro ci immaginiamo sia necessario porci la domanda: ma conosco le condizioni anche personali in cui il mio collaboratore vive e posso capire da questa conoscenza se sono in grado di fare qualche cosa per aiutare il mio lavoratore dipendente, ma nell'ottica di migliorare il rendimento, quindi non per intrufolarmi nella vita privata, perché un lavoratore più sereno è un lavoratore che lavora meglio. E come lavoratore dipendente, visto che emerge dai dati che c'è quasi il timore a esprimere la propria condizione di fragilità, come lavoratore dipendente, che beneficio potrei avere se l'azienda per cui lavoro dimostrasse vicinanza alla mia condizione o addirittura facesse qualche cosa per aiutarmi a svolgere meglio il mio ruolo di caregiver, lasciandomi più tempo e più freschezza mentale per fare bene il mio lavoro, e come potrebbe aumentare anche la reputazione che io ho nei confronti della mia azienda se la mia azienda facesse questo, e anche che la società ha nei confronti di quell'azienda, quindi anche da un punto di vista aziendale con un ritorno di immagine, di marketing banalmente nei confronti del pubblico.
Vi accenno qualche risultato. Questi sono risultati che riguardano appunto questa indagine che abbiamo fatto puntuale azienda per azienda. La quantità di dati raccolti non sono ancora sufficienti a livello statistico per dare una panoramica sulle condizioni dei lavoratori dipendenti caregiver nella nostra regione. Infatti, parallelamente abbiamo commissionato anche a SVG, con l'aiuto di Confindustria Alto Adriatico, che sono presenti e li ringrazio, e di CISL, un sondaggio regionale su un campione scelto da SVG. Questi dati, proprio per avere velocemente una panoramica generale, non ve li sveliamo oggi, anche se ce li abbiamo, ma per creare un po' di suspense, ve li sveleremo in occasione di un prossimo convegno che organizzeremo assieme ai promotori. Quindi in questo caso invece vedete i dati del nostro questionario azienda per azienda. Abbiamo avuto 749 rispondenti, di cui 450 sono caregiver diretti e 101 sono familiari di caregiver, quindi persone che hanno risposto al questionario dicendo non sono io il caregiver, ma è magari il mio coniuge. Emerge, ma questo ce l'aspettavamo già, che nella maggior parte dei casi i caregiver sono donne, quindi il 71% contro il 29% di uomini. Questo per ragioni culturali, sociali, che ben immaginiamo. Molto spesso la persona assistita è un genitore. Se pensiamo all'interno di una coppia, normalmente ci sono 4 genitori, spesso non ci sono altrettanti figli, e anche con l'avanzamento dell'età media e il calo della natalità è più probabile che diventeremo, se non lo siamo già, caregiver di persone più in là con gli anni. Per quanto riguarda il tipo di contratto dei lavoratori caregiver che hanno risposto, nella maggior parte dei casi si tratta di tempo indeterminato, full time, ma questo è anche condizionato dal campione che abbiamo utilizzato, cioè dalle aziende che hanno aderito al questionario. Nella maggior parte dei casi comunque si tratta di persone con livelli di istruzione superiori, laurea, eccetera. Molti caregiver hanno dovuto apportare dei cambiamenti all'interno della loro vita lavorativa. Una piccola parte ha lasciato il lavoro addirittura, alcuni hanno ridotto l'orario di lavoro, molti hanno modificato i propri ritmi di lavoro e tanti hanno fruito di ferie e di permessi, quindi si sono in qualche modo bruciati ferie e permessi anziché per badare alla cura di sé per dare assistenza ai propri cari. E alcuni hanno fruito dei permessi della legge 104, che però tutela soltanto una piccola parte dei caregiver, perché poter beneficiare di questa legge, dei permessi di questa legge, bisogna rientrare in determinate casistiche. Vediamo anche che le persone assistite sono assistite da molti anni, infatti il nostro campione risponde che è caregiver da più di 30 anni, di 3 anni, perdono. In molti casi il caregiver deve contribuire anche economicamente al proprio assistito e quindi a risposta anche dell'osservazione fatta prima che è importante che il caregiver continui a lavorare. Chi aiuta il caregiver? Spesso il caregiver è da solo. Nel caso in cui chiede aiuto a qualcuno, vedete la prima riga, chiede aiuto ad altri familiari e in secondo luogo ad assistenti familiari a pagamento, soltanto in parti più piccole a strutture o a servizi pubblici. Molto bassa, ahimè, è la parte di volontariato. Collaborando io in questo ambito mi rendo conto che c'è ancora molto da fare su questo aspetto. Quando il rispondente non è egli stesso un caregiver, ma risponde per un caregiver, nella maggior parte dei casi il caregiver è un familiare, e in questo caso soprattutto sono quelli che hanno risposto per il proprio coniuge.
E anche in questo caso poi prevalgono poi in secondo luogo assistenti familiari, case di riposo, quindi strutture che costano. Ci siamo posti il problema, la domanda, ma c'è differenza tra i caregiver lavoratori che lavorano in ambito pubblico e quelli che lavorano in ambito privato? Sì, c'è. Abbiamo messo a confronto due realtà difficilmente confrontabili per questioni di numeri, perché la regione Friuli Venezia Giulia ha quasi 4.000 dipendenti, mi sembra, 3.700 se non sbaglio, e IAL e FVG che è privato, ma ovviamente ha molti meno dipendenti. Quindi il paragone è da prendere un po' con le pinze. Ma in percentuale rispetto ai lavoratori vediamo che ci sono già degli indici, dei cambiamenti. E lo vediamo soprattutto negli istogrammi. Lasciato il lavoro, ecco, nel caso della struttura privata, dell'ente privato, lo IAL, che è in azzurro chiaro, in percentuale più persone hanno lasciato il proprio lavoro per dedicarsi al compito di cura, o comunque hanno ridotto il proprio orario di lavoro, modificato i ritmi di lavoro, e questo spesso impatta anche sulla condizione economica. Invece nell'ente pubblico prevale chi prende ferie, permessi o legge 104. Questo perché in qualche modo nell'ente pubblico chi adotta questo tipo di strategie, chi beneficia di questo tipo di aiuti, si sente più tutelato, ovviamente. Nessuno potrebbe pensare di licenziare o insomma di fare pressione, mobbing affinché questo tipo di aiuti previsti dalla legge non siano fruiti. Mentre nel privato quello che viene fuori è che c'è un atteggiamento di paura, di cautela, cioè non utilizzo questi strumenti perché temo ripercussioni. Un sogno, quindi adesso ci sono degli spunti di riflessione, potremmo pensare che proprio nell'ottica di far lavorare meglio i lavoratori e quindi far beneficiare anche le aziende, ci immaginiamo delle caring company, cioè delle aziende che si prendono cura dei propri dipendenti non a scopo filantropico, ma perché questo significa un ritorno economico per l'azienda. E così ci sogniamo anche una caring school, perché abbiamo visto dalle statistiche che addirittura a livello europeo l'8% di bambini e adolescenti si prende cura di qualcuno, di solito genitori con disabilità, e in Italia è molto probabile che si arrivi anche a questi numeri. Il dato del 6,6% è molto probabilmente sottostimato. Quindi anche una scuola che si prende cura dei propri allievi consente loro di ottenere migliori risultati e in futuro di poter sviluppare anche il proprio benessere e non solo quello delle persone di cui si prendono cura. La legge che abbiamo citato più volte oggi ha fatto degli importanti passi avanti. Per quanto ci riguarda, in quanto caregiver lavoratori, abbiamo sicuramente visto che sono state citate delle parole chiave che consentono di innanzitutto monitorare il fenomeno, e da qui nasce anche la nostra indagine, allo scopo di evitare discriminazioni e di pensare anche a soluzioni concrete, in termini di welfare aziendale ad esempio, di lavoro agile, che possano far bene al lavoratore e anche all'azienda. E proprio a partire da questa legge, dal lavoro che noi abbiamo iniziato a fare, che lanciamo un appello ai presenti e non solo ai presenti, per continuare questo lavoro di monitoraggio. L'ideale sarebbe riuscire, idealmente, ma non sarà possibile, a mappare tutte le aziende del nostro territorio, se non tutte, almeno le più importanti, le più grandi, quelle con più dipendenti, per avere un quadro completo della situazione. E quindi da qui, magari al prossimo anno, sarebbe bello poter avere aiuto, sostegno economico, ma anche di partecipazione di chi può convincere le aziende e altri enti a entrare in questo ambito di costante monitoraggio della condizione dei propri dipendenti.
Noi lanciamo anche qualche suggestione di quali che potrebbero essere alcune soluzioni. Ne abbiamo parlato anche con l'Università di Udine, con cui c'è, così come con l'Università di Trieste, un rapporto di confronto costante. Non ha senso che ve le citi in questo momento, queste slide comunque le lasciamo a disposizione, quindi potrete sfogliarle con calma. Vi ringrazio. Bene, grazie molte. Siamo in attesa trepidante poi di avere anche di vedere poi i dati, quelli. Okay. Adesso chiamo Valentina Cotterle del servizio del coordinamento per le politiche per la famiglia, sempre della nostra regione, che ci parla del Sì con te. Buongiorno a tutti. Ringrazio i colleghi della Direzione Salute per l'invito e vi porto i saluti del nostro assessore Alessia Rosolin e del nostro direttore di servizio, la dottoressa Turinetti di Priero. Allora, io sono Valentina Cotterle, sono il coordinatore del servizio Sì con te. Il Sì con te è un servizio incardinato all'interno del servizio coordinamento politiche per la famiglia nella direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. Allora, che cos'è il Sì con te? Allora, il Sì con te è un servizio regionale che supporta le famiglie nella gestione della conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro e facilita l'inserimento dei lavoratori e delle lavoratrici interessate a lavorare nell'ambito domestico. Le due anime del servizio Sì con te sono l'attività dei nostri sportelli territoriali presenti su tutta la regione, in forma stabile su Trieste, Gorizia, Monfalcone, San Daniele, Udine, Tolmezzo, Gemone, Pordenone, e 1 o 2 volte a settimana presenti anche localmente su richiesta degli enti locali, quindi dei comuni, in zone più decentrate come Muggia, Duino, Codroipo, Cividale, Tarcento, San Vito e Maniago. Allora, che cosa fanno gli sportelli? Gli sportelli proprio assistono le famiglie nella ricerca di un aiuto per la propria casa o per i propri familiari fragili, siano questi minori o anziani non autosufficienti. Dall'altra parte, appunto, accolgono i lavoratori interessati a lavorare in campo domestico. Attraverso il numero unico famiglia, invece, diamo informazioni e orientamento su tutte le misure nazionali e regionali a favore delle famiglie e in particolare anche della genitorialità. Allora, scusate, dovevo... Allora, perché un servizio regionale pubblico dedicato all'incrocio domanda-offerta in campo domestico? Perché la volontà della Regione è stato, come dire, di mettere le mani direttamente su un settore che è piuttosto complesso e complicato, un mercato del lavoro difficile, è un mercato da riqualificare, un mercato da regolamentare. Che cosa vuol dire la complessità sociale di questo mercato del lavoro? Vuol dire che, come i dati hanno anche dimostrato, c'è un invecchiamento della popolazione, Friuli Venezia Giulia, ma in Italia in generale importante, a fronte di una diminuzione dei lavoratori interessati a lavorare in questo settore. In particolare per alcuni contratti, tipo il contratto di convivenza, in particolare in alcune zone della regione più decentrate e meno servite. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che aumenta la domanda e diminuisce l'offerta di lavoro. La maggior parte dei nostri lavoratori sono lavoratrici donne, over 55, provenienti da paesi stranieri, per lo più paesi dell'Est Europa. La prima domanda è: cosa succede fra 10 anni, quando queste donne, come dire, andranno in pensione? I flussi migratori sono cambiati e sono arrivati in Italia dei lavoratori stranieri con le proprie famiglie, quindi che non sono disponibili a lavorare in convivenza, danno la disponibilità magari a lavorare anche nel settore domestico, ma non in convivenza. Quindi qua si apre già, come dire, una scopertura che dovrà imporci alcune riflessioni.
Il lavoro domestico è un lavoro fatto da queste persone molto spesso autodidatte, che non sono formate e che si sono improvvisate assistenti. La prima cosa che noi vogliamo fare proprio per rispondere anche a questo calo dell'offerta è cercare di qualificare questo lavoro, dare dignità al lavoro dell'assistente familiare, che sarà un lavoro che deve essere qualificato e al quale deve seguire una formazione adeguata. Abbiamo iniziato lo scorso anno a inserire la figura dell'assistente familiare nel repertorio regionale delle qualifiche regionali, assieme anche a quello di babysitter. Vuol dire che proprio a livello formale, assieme ai colleghi del servizio formazione, il lavoro dell'assistente familiare è un lavoro qualificato, quindi abbiamo di conseguenza creato corsi di formazione importanti. Quello per la qualifica si parla di 240 ore, al termine del quale c'è un esame e il rilascio di qualifica regionale. Poi abbiamo immaginato tutta una serie di proposte formative invece per chi già lavora, che poi vedremo assieme. Questo in linea anche, come dire, proprio con il disegno legge sulla non autosufficienza, che prevede degli standard formativi nazionali necessari per qualificare queste figure. Al di là della formazione fondamentale, è importante anche cercare di regolamentare un settore di interesse nazionale, soprattutto anche nel piano di contrasto alla lotta al lavoro sommerso, in quanto il lavoro domestico è al secondo posto dopo l'agricoltura per lavoro nero. Quindi si stima che quasi metà, come anche prima la collega rilevava, dei lavori di assistente familiare viene fatto in modo informale. Quindi la creazione di un servizio pubblico e trasparente ha il compito proprio di cercare in qualche modo di monitorare. Noi non siamo l'unico canale di ricerca di questa figura, noi abbiamo un piccolo osservatorio, poi esiste anche il privato, insomma esistono altre possibilità. La condivisione di la qualità del lavoro, la formazione e proprio il contrasto al lavoro sommerso l'abbiamo condiviso proprio con le associazioni di categoria nazionali, che rappresentano i datori di lavoro, quindi stiamo parlando di Fidaldo, di Domina, di Federcolf, e con le parti sindacali rappresentanti lavoratori, CGL, CISL e UIL, regionali e di categoria. Assieme a loro abbiamo loro firmatari del contratto collettivo lavoro domestico, abbiamo fatto un protocollo d'intesa nella quale appunto condividiamo questo lavoro comune e queste direzioni comuni. Allora, ecco qua il nostro catalogo della formazione, un catalogo che l'abbiamo costruito assieme agli enti di formazione accreditati. È stato pensato proprio sia per il rilascio di qualifiche, i primi due sono appunto corsi di qualifica regionale, immaginati per chi non ha mai fatto questo lavoro o proviene da altri settori produttivi, quindi una prima entrata in campo domestico. Invece tutti gli altri corsi sono corsi di upskilling, quindi di miglioramento delle competenze, che sono legati al fatto che le persone magari già lavorano e che fanno questo lavoro in modo informale. Questi sono corsi brevi che si possono fare anche in parte online, in parte in presenza, ma fruibili anche perché sono brevi, anche da persone che stanno lavorando. Questi corsi hanno dei focus particolari che ci sono stati segnalati proprio avendo un diretto contatto con le famiglie e con i lavoratori. Allora, come vedete il primo corso è tecniche di supporto alla domiciliarità. Questo corso è centrato sulla gestione degli ambienti in cui si svolge il lavoro, quindi la casa dell'assistito, con particolare attenzione quindi ai luoghi dove avviene l'assistenza, ma anche alla preparazione dei pasti, argomento questo che è stato fonte di notevoli problemi nelle relazioni fra assistenti familiari e famiglie,
anche a causa della diversità di culture culinarie, e quindi abbiamo immaginato, come dire, un focus proprio che focalizzasse magari su una cucina che poteva essere un po' più in linea con i gusti dell'assistito. Non dico la preparazione del frico, ma insomma almeno una cucina, ecco, più in linea con i desiderata dell'anziano. E poi invece le tecniche di supporto alla soddisfazione dei bisogni primari si focalizza sempre sul tema cibo, ma sulla somministrazione. Quindi aiutiamo queste persone a, come dire, somministrare il cibo ad anziani che magari sono allettati o che hanno problemi importanti riguardo alla deglutizione, eccetera. Così come anche sull'igiene per persone magari allettate, quindi, come dire, con un'attenzione particolare a determinate tecniche di cura. Il corso su tecniche di mobilitazione è stato per noi fondamentale perché nasce da un dato, cioè molte delle nostre assistenti familiari hanno delle malattie professionali legate a un sovraccarico, nel senso che non movimentano l'anziano a peso, senza saper utilizzare i sollevatori o gli ausili adeguati. Questo vuol dire che per fare questo lavoro dopo tanti anni si arriva anche a patologie invalidanti che poi limita la disponibilità di queste donne all'assistenza perché sono infortunate. Il rischio di infortuni sul lavoro è altissimo, quindi questo corso vuole avere il senso proprio anche di prevenzione di salute sui luoghi di lavoro, anche se questi luoghi sono abitazioni private. Questi sono, diciamo, i corsi base. Poi abbiamo immaginato dei corsi più specifici che richiedono, come dire, maggiore attenzione. Il controllo e la gestione dello stato di salute della telemedicina. Qua abbiamo cercato di guardare un po' più in là, immaginando il futuro della medicina territoriale anche con l'ausilio della telemedicina. Quindi immaginiamo un corso dove le nostre assistenti familiari impareranno a monitorare la salute dell'anziano sapendo leggere i parametri vitali piuttosto che, come dire, avere dimestichezza con i principi base della telemedicina e aiutarli a comunicare con, come dire, i servizi sanitari corrispondenti. Quindi lavorare proprio, come dire, su questo approccio qua. Poi anche, sempre all'interno di questo corso, abbiamo pensato un modulo proprio sul pronto soccorso, no? Su come riconoscere un pericolo, come allertare i soccorsi o come fare degli interventi di emergenza. Quindi questo per noi, considerate anche che queste donne straniere molto spesso hanno dei livelli di italiano molto basilari, quindi aiutarle, come dire, ad avere una dimestichezza con dei termini per riuscire a sollecitare in modo corretto gli aiuti e i servizi di soccorso. Un altro corso ci è stato richiesto dalle associazioni di categoria. Prima si parlava di rete, noi siamo stati contattati da alcune associazioni di categoria, che ad esempio la WILDM, quindi che rappresentano l'Unione Italiana delle famiglie con problemi di distrofia muscolare, piuttosto che della famiglia SLA. Sono persone che hanno bisogno di un'assistenza particolare, molto spesso giovani, autodeterminate, con voglia di una vita ancora attiva e piena, ma che hanno grossi problemi e limiti fisici. In questo caso qua l'assistenza deve essere particolare, no? E quindi deve porre maggiore attenzione sia al concetto di autodeterminazione, di qualità della vita, di personalizzazione dell'intervento, o anche, come dire, di competenze anche di natura psicologica relazionale diverse rispetto alla gestione di un anziano non autosufficiente. L'ultimo corso, io ci tengo particolarmente, sono una psicologa, è centrato tutto sulla relazione, l'importanza della relazione. Un anziano non è solo una persona a cui dar da mangiare o garantire l'igiene, ma una persona con la quale ci si relaziona, e quindi è importantissimo formare le assistenti familiari rispetto a capire come ci si relaziona con un anziano, magari anche con un deficit cognitivo, come ci si relaziona soprattutto con la famiglia dell'anziano in qualità di datore di lavoro, fonte di numerosi contenziosi e di situazioni spiacevoli sia per il lavoratore
lavoratore che per le famiglie che magari a seguito di questi contenziosi vengono abbandonate improvvisamente e lasciate scoperte dell'assistenza. Quindi chiarire il perimetro nel quale muoversi e chiarire quali sono le regole del contratto collettivo lavoro domestico, più chiari si è e meno, come dire, c'è il rischio che ci siano dei fraintendimenti e dei motivi di contenzioso. Quindi la relazione con la persona, con la famiglia e anche con i servizi. Poi vedete sotto ci sono anche due corsi, ma quello riguarda la della babysitter che segue lo stesso processo, un corso lungo di qualifica e poi corsi di specializzazione a tema per la prima infanzia e poi per i preadolescenti. Ecco, quindi che cosa facciamo fondamentalmente in questi sportelli? Chi vediamo? Allora, incontriamo le famiglie in qualità di datori di lavoro. Quindi la prima cosa che facciamo è dare l'ABC sulle regole del contratto collettivo lavoro domestico. Qual è il perimetro, quali sono i diritti e i doveri di lavoratori e dei datori di lavoro. Facciamo dei preventivi, cioè diamo un'idea alle famiglie di quanto costa questa assistenza. Sono spese importanti anche alla luce degli aumenti contrattuali che sono avvenuti a inizio anno, piuttosto che dell'aumento delle spese legate alle bollette. Quindi insomma è importante avere chiaro se è una spesa che la famiglia può permettersi o meno. Diamo un'informazione su tutti i servizi che già ci sono, sociosanitari, sui servizi, i contributi economici. Ricordiamoci, noi ovviamente la prima cosa che chiediamo è se sono già passati a un servizio sociale a chiedere il FAP. Ricordiamo che il FAP in Italia, anche dal confronto con i nostri partner nazionali, è uno dei più alti, se non il più alto, toccando punte anche di oltre 900 euro nei casi di grave disabilità. Un aiuto importantissimo, alle volte purtroppo non ancora sufficiente. Quindi noi diamo queste informazioni e mettiamo in rete la famiglia con quello che già c'è, oltre a informare sui soggetti che si occupano e possono dare supporto amministrativo alla gestione amministrativa del contratto, cioè stipula del contratto e tenuta buste paghe. Quindi parliamo di CAF, patronati o associazioni di categoria. Quindi poi facciamo l'analisi dei bisogni, cerchiamo di capire quali sono i bisogni rispetto a quel tipo di assistenza, a quella situazione particolare e poi incrociamo con la banca dati che abbiamo nel nostro database. Dall'altro canto con i lavoratori cerchiamo di capire quali sono le competenze e le esperienze lavorative, facciamo un'analisi delle disponibilità reali, quindi cerchiamo di capire bene quali sono le mansioni che le assistenti familiari sanno fare o vogliono fare o possono fare. E sicuramente informazioni sul contratto collettivo, diciamo che le signore storiche in realtà ne sanno più di noi, sanno tutto del contratto collettivo e lavoro domestico, anche se poi l'interpretazione ogni tanto si lascia desiderare, ma sono molto informate. Ma soprattutto noi che cosa spingiamo? Sull'importanza della formazione, perché al di là della nostra offerta formativa, che non è l'unica e non è la sola, perché c'è una formazione nazionale, ci sono le formazioni del terzo settore, magari a tema specifico, come abbiamo visto prima quella della De Banfi, è importante creare i prerequisiti alla formazione, cioè l'interesse ad essere formati e la disponibilità da parte delle famiglie di far andare a formazione i propri lavoratori. Quindi dobbiamo aiutare a spingere proprio questo concetto, questa formazione. Una persona che fa da 30 anni questa mansione è un po' difficile, no? Quindi aiutarla a capire che forse un corso di formazione l'avrebbe, come dire, aiutata a non farsi del male mobilitando una persona in un modo sbagliato. E in questi incontri facciamo anche degli incontri di gruppo con piccoli gruppi di lavoratori, dove l'obiettivo primo innanzitutto è creare una rete fra lavoratrici e lavoratori che molto spesso sono anche molto isolati fra loro, ma anche far emergere quali sono i problemi più comuni del lavoro domestico. E facciamo anche simulazioni di colloqui di lavoro e quindi anche qua poi cerchiamo di capire quali sono i problemi che emergono. In sintesi, quello che noi vogliamo fare è cercare di qualificare il lavoro, perché il lavoro domestico non è il lavoro che si fa quando non si trova altro,
È un lavoro di cura importante, è un lavoro che necessita di formazione e che deve avere una sua dignità e anche delle sue gratificazioni professionali, perché solo in questo modo riusciremo ad avvicinare al lavoro domestico altri lavoratori, e che la formazione e un lavoratore formato è anche garanzia di qualità per la famiglia che lo assume. Grazie. Grazie dottoressa Kotterle. Adesso passiamo alla testimonianza di un caregiver, quindi invito il dottor Olivio Stocchi che ci parlerà effettivamente della sua esperienza. Grazie, prego. Buongiorno a tutti, io appunto come già annunciato sono un caregiver e devo dire che mi sento anche un po' un certo timore reverenziale nei confronti dell'autorevolezza degli interventi fatti dalle persone che mi hanno preceduto. Mi limiterò appunto a dare una mia testimonianza dal basso, quindi dalla trincea, come ha detto la collega e l'amica. E quindi comincerò con farvi una domanda, no? Una domanda provocatoria, ma secondo voi come si diventa caregiver? E vi risponderò dicendo senza accorgersene, così, senza rendersene proprio minimamente conto. Un giorno, anzi tra l'altro mi sono anche preso degli appunti perché per rimanere dentro, mi hanno detto rimanere dentro nei tempi, no? Un giorno praticamente una persona che ti sta vicina comincia a fare qualcosa di strano, qualcosa che non ha mai fatto prima, qualcosa che è molto particolare e che la porta a crearsi delle difficoltà e creare delle difficoltà agli altri, a chi gli sta vicino. Questo è il primo, se non uno dei primi segnali d'allarme che dovrebbero indicare che c'è qualcosa che sta cambiando nella sua testa. Fino a prima era in un modo, adesso comincia ad essere in un modo diverso. Bene, la prima reazione è di smarrimento, e l'ha detto anche la Presidente dell'Associazione Alzheimer, smarrimento, ma uno dice, ma chi sei? Cioè, perché fai queste cose? Cioè, lo fai per farmi diventare matto, per farmi arrabbiare, mi stai prendendo in giro? Insomma, è il primo impatto con questa nuova situazione, e cominci ad accusare subito qualche colpo, no? E dici, vabbè, ti destabilizzi, no? Dici, ma non conosco più questa persona, che sta succedendo? Non è più lei, perché veramente non è più lei. E non è facile percepire e rendersi subito conto di questo cambiamento, soprattutto per chi, come me, ha avuto una formazione diversa, non si è mai preso in considerazione e non ha mai avuto l'occasione di approfondire queste tematiche. Io vengo da un percorso prettamente tecnico, per me 1 + 1 fa 2, insomma, no? Tutte le altre cose sono abbastanza avulse. Ma soprattutto, e la cosa più difficile, è per chi è coinvolto emotivamente, per chi è coinvolto affettivamente, no? Hai difficoltà ad accettare, no? Inoltre spesso chi ti sta davanti è una persona con cui hai vissuto per tanti anni, e che la conosci molto bene, la conosci da una vita, e praticamente ti sei relazionata per un tempo talmente lungo che la comunicazione si è perfezionata ed è diventata quasi un codice, e quindi basta tante volte un'occhiata per capirsi. Bene, questo non funziona più e tutto si destruttura irrimediabilmente, tutto. Per cui una persona che hai visto fare tante cose ora non le riesce più a fare, una persona che comincia a fare altre cose che non ha mai fatto e che a volte arrecano pure imbarazzo. Una persona che per tanti anni ha avuto un ruolo, un riferimento, adesso diventa qualcosa di altro. Bene, allora il primo sentimento è quello di smarrimento e non riesce a capire, l'ho già detto. Subito dopo subentra un sentimento di frustrazione e di rabbia, perché non sai com'è possibile. Difatti la dottoressa prima l'ha detto e sono stato contento perché ho visto qualcosa in cui mi sono riconosciuto. E ti trovi a rivedere, a stravolgere un rapporto consolidato con una persona che non è la stessa, e volente o nolente devi cambiare il modo di gestire questo rapporto, ma non sai da che parte incominciare, perché la situazione è diventata completamente nuova e completamente sconosciuta. Ti trovi a gestire anche la rabbia, e questo anche qua mi sono ritrovato, la rabbia per dei comportamenti che non sono consueti, che non comprendi, che ti fanno perdere la calma e la colpevolizzi, perché lo fai apposta, mi stai prendendo in giro.
E a me non è capitato così, ma dal suo intervento io ho capito che non sono il solo, no? E in questa fase io mi sono ritenuto fortunato, sono riuscito a prendere al balzo un'opportunità che mi ha dato l'azienda per cui lavoro, che è stata quella che proponeva delle sedute con degli psicologi per aiutare i collaboratori ad affrontare il periodo di pandemia Covid. Io ho usato questa opportunità non per la pandemia, non per il Covid, ma per riuscire a gestire la rabbia accumulata dai comportamenti diversi che mia mamma aveva cominciato, che questi comportamenti, questa rabbia aveva cominciato ad alimentare, no? E quindi praticamente mi sono reso conto che era l'inizio di una demenza, non era Alzheimer, ma di una demenza legata alla vecchiaia. È una persona che ha cominciato a reiterare azioni, a reiterare domande, a combinarmi un po' di tutti i colori, insomma, sapete meglio di me, insomma, cosa poi succede. È una persona che è sempre stata precisa fino all'eccesso, logica e perfetta in tutto ciò che faceva, è diventata a poco tempo un'artista sconclusionata, ne faceva di tutti i colori e non me ne vogliono se qualcuno poi è un artista o cose del genere. Dopo aver trovato l'aiuto del professionista, quindi dello psicologo, la strada per gestire la rabbia, ho cominciato ad avere dei benefici, ho cercato di andare avanti e di cercare di migliorare questo mio modo di affrontare la situazione. E in questa mia ricerca ho conosciuto Casa Viola e mi è stata indicata da un'amica, devo dire. E ho imparato con loro che esistono dei metodi efficaci per poter parlare e relazionarsi con queste persone, con una comunicazione che potrebbe anche definirsi in buona sostanza soddisfacente, per non dire felice, insomma. E questo metodo funziona veramente, ma funziona nella misura in cui uno è tranquillo e sereno ed è scevro da preoccupazioni e lontano da situazioni stressogene, perché altrimenti cambia tutto e iniziano le difficoltà. E allora, perché uno sia in una condizione diciamo, buona, cosa deve fare? Deve avere un aiuto, deve chiedere un aiuto, e un aiuto materiale sicuramente, ma non solo. Un aiuto materiale perché qualcuno deve darti una mano per gestire la persona nelle piccole necessità di ogni giorno, e se sei occupato in un lavoro, come è già stato detto, devi avere anche un lavoro che ti permetta agibilità e flessibilità. Questo è importantissimo, altrimenti non fai altro che aumentare lo stress. Dal canto mio, nel mio caso, io non ho, mia madre è molto anziana, non ho un'intimità tale con mia mamma da entrare in bagno mentre lei si lava o mentre lei fa le sue operazioni. E quindi ho avuto bisogno del sostegno di qualcuno, di una collaborazione esterna per fare questa attività e tutte quelle operazioni che da solo non sono stato capace di fare. Beh, sarebbe stato un disagio per me entrare con mia mamma in bagno quando lei faceva le cose, quindi ho demandato a delle signore queste operazioni, insomma. Però, ripeto, questa è la parte più difficile però, perché di badanti ne trovi tantissime, poche però sono formate e capaci di affrontare situazioni che nella fattispecie non sono così normali, cioè devi relazionarti con una persona che non ha un metodo di relazione normale e codificato. Molte sono straniere, con difficoltà di comprensione della lingua e dei dialetti. Immaginate quanto possa essere difficile il rapporto con delle persone con deficit cognitivo. Non è così semplice. Poi, per fortuna, ho anche l'aiuto di persone di una cooperativa che, diciamo, che viene inviata dal servizio pubblico. E qua devo dire che ho visto persone qualificate, formate, preparate e professionali, e che con loro funziona tutto, funziona molto meglio. Peccato però che c'è una grande richiesta, poche risorse come dappertutto, e quindi uno deve accontentarsi di 2 ore settimanali per la pulizia, per tutte quelle diciamo, quelle piccole attività che danno dignità alla persona, le unghie, la messa in piega e queste cose qua, perché poi non sono cose così banali, no? Bene. E dopo fuori, questo vorrei fare come denuncia, c'è il mare magno del lavoro privato. Il lavoro privato è nero, è precario, è sottopagato, spessissimo non è professionale, ma
proprio, ma è pronto ad assolvere tutti quei servizi che vengono spacciati di qualità e che di qualità non sono. E potrei portarvi esempi su esempi di questo, perché sono più di 3 anni che mi sono avventurato su questa strada. Questo naturalmente è un mio punto di vista e quindi non voglio generalizzare ed è frutto solamente della mia esperienza personale. Perciò sono convinto, e sono convinto di questo, il servizio pubblico ci deve essere. E il servizio pubblico, lo Stato, la Regione o chi per essa, deve essere presente, deve vigilare e garantire che i servizi siano sempre di qualità, indipendentemente da chi vengono erogati, a tutela degli assistiti ma anche dei lavoratori, insomma, no? E poi abbiamo parlato di un supporto, un aiuto, no, materiale, ma c'è bisogno di un aiuto, un supporto psicologico. Quindi vorrei esplorare anche l'aspetto medico-sanitario, no? Visto che non sono medico, lo farò dal punto di vista artigianale, da paziente, da quello che sono, che ho visto con mia mamma. Allora, la medicina oggi cura, la maggior parte dei casi cura i sintomi, quindi lo fanno dormire, cioè così sta buono, così non rompe. Solo in un numero molto minore, che non si può dire, però un numero minore di casi, ricerca di individuare le cause che però spesso non sono quantificabili, non sono conosciute, però non ha ancora preso in considerazione le conseguenze esterne e oggi con piacere ho visto che si comincia a fare, no? Le ricadute sanitarie, fisiche e psicologiche che affliggono le persone che si trovano a gestire familiari, congiunti, affetti da queste patologie che sono invalidanti, che se tu magari le vedi da fuori non sembra, ma sono veramente invalidanti. E questo importante aiuto l'ho trovato, guarda caso, come già detto, da The Banfield, e mi hanno aiutato a capire la malattia, perché non è facile. Dopo la comprensione mi hanno aiutato anche ad accettarla, e questa è la parte più difficile, accettare che una persona non è più la persona che tu hai conosciuto. Ed infine porre in essere tutte le azioni volte a migliorare la qualità della vita, no, del malato, sì, ma anche e soprattutto da chi con la malattia che ha comunque sempre un'evoluzione maligna deve combattere tutto il santo giorno, insomma, no? E quindi i familiari, io, mia moglie, mio figlio, queste cose qua, perché ci troviamo spesso a dover ragionare su questo. E questo è importante, e a questa importante ricaduta sociale, quindi il benessere delle famiglie, si dovrebbe attribuire molta più attenzione. Vi assicuro, seguire una persona con deficit cognitivo è un compito veramente, veramente faticoso, richiede un dispendio di energia enorme. A volte arrivi alla sera che hai voglia solamente di stenderti, di chiudere gli occhi e di spegnere il cervello, ogni santo giorno. Io dico sempre a mio figlio, preferisco fare 12 ore in giro con la bicicletta piuttosto che stare tutto il giorno con tua nonna. In un momento storico, e qua torno un attimino un po' a fustigare la politica, dove sembra che la cosa più importante, no, sia i costi e ricavi, la sanità pubblica dovrebbe diventare molto più sensibile a questi aspetti, ma molto più sensibile, perché la prevenzione, almeno secondo i miei rudimenti di economia, costa molto meno della cura. E quindi penso che con un po' di lungimiranza potremmo evitare esaurimenti nervosi, depressioni, stress e con loro tutte le degenerazioni che sono associate e quindi risparmiare nel medio e lungo periodo anche dei soldi. Inoltre, un caregiver consapevole e assistito può far risparmiare notevoli risorse economiche e di accessibilità anche alle istituzioni, perché tenendo il malato fuori dai circuiti dell'assistenza 024, quindi nelle strutture, può lasciare che queste strutture restino ad appannaggio solamente dei casi più gravi, insomma. E chiudo ora veramente affermando che l'aspetto fondamentale quando si parla di persone e di persone malate è l'umanità e la solidarietà.
solidarietà ed umanità verso tutti, ma soprattutto verso chi rappresenta le nostre radici e che ha permesso a noi di arrivare dove siamo arrivati. Questo è fondamentale. Le persone malate, anche se con gravi difficoltà cognitive, vivono meglio, ma molto molto meglio, se sono più serene, e sono molto più serene se rimangono nel loro ambiente, nell'ambiente in cui sono sempre vissute e in compagnia di chi le ama e da chi a loro volta sono riamate. Questo è, secondo me, importante, quindi tutti quelli che sono i progetti per poter far sì che le persone rimangano a casa il più possibile sono fondamentali. E poi io volevo dire ancora una cosa: è molto importante anteporre l'uomo al profitto, cosa che non si fa è cercare di rispolverare un concetto vecchio come la nostra Costituzione, dove che dice che è molto importante che noi aiutiamo le persone che sono meno fortunate di noi. E questo, ecco, qui chiudo, insomma, vi ringrazio anche della pazienza. Grazie della testimonianza. Adesso chiamerei, si apre una carrellata di esperienze che si stanno compiendo, diciamo, in regione. La prima, eccoli che arrivano, sono la dottoressa Bresil, è uno dei volontari del progetto Salute tuo vicino. Questo progetto è un progetto che io conosco molto bene e di cui ho subito la fascinazione, perché non tende ad una patologia, ma tende ad un fine. E ve lo diranno loro. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Lisa Bresil, servizio sociale dei comuni dell'ambito tagliamento. Vorremmo cominciare subito mostrandovi una cosa.
ci sono anziani soli che vivono a memoria. Ma la solitudine con gli anni può isolarli e mettere a rischio la loro incolumità e salute. Con un semplice gesto o dedicando un po' del tuo tempo, puoi aiutarli a riscoprire il sapore della vita. I volontari del progetto Saluta il tuo vicino del comune di Casarsa della Delizia intervengono ogni giorno a favore degli anziani soli e bisognosi, restituendo loro dignità, forza e speranza per il futuro, attraverso l'ascolto ed il supporto concreto. Diventa anche tu una sentinella, segnala una persona a rischio ai volontari o contatta l'ufficio del servizio sociale. Una piccola introduzione. Io ho partecipato anche al loro centro diurno, siamo andati, abbiamo fatto anche abbiamo raccolto anche dei dati, eccetera. Questo progetto è importante perché è radicato, perché è stato voluto dai volontari, è stato accolto dalle istituzioni, ma soprattutto perché a questo progetto hanno partecipato tutti, anche gli esercenti. Quindi sono riusciti questi volontari, assieme anche a Elisa Bresil, va bene, a muovere una comunità. Grazie per l'inframezzo, perché ogni volta che vedo il video io mi emoziono, nonostante l'abbiamo fatto noi. Allora, sì, vi raccontiamo un po' del nostro progetto che, come vedete, si chiama Saluta il tuo vicino. Nasce nel 2011 ed è un'iniziativa fortemente voluta dai volontari della Commissione Anziani dell'Osservatorio Sociale del Comune di Casarsa e della Delizia, sostenuto dall'amministrazione comunale e dai servizi sociali dell'ambito tagliamento. Come avete visto dal video, lo scopo è proprio quello di prevenire e contrastare il rischio di isolamento e di rompere la solitudine di quelle persone anziane sole che vivono in una condizione di fragilità sociale, di povertà relazionale. Fin dall'inizio, insieme ai volontari, di cui uno è qui accanto a me, ma ce ne sono alcune che sono venute con noi oggi, sono qui presenti, ci siamo guardati e ci siamo detti che in paese c'era una piccola minoranza silenziosa di persone anziane sole e disabili, potenzialmente bisognose di aiuto ed assistenza, che però non erano note né ai servizi sociali né ad altre persone che avrebbero potuto offrire loro sostegno. Ci siamo guardati e ci siamo detti: queste persone sono nostre. Sono più delle volte anziani che si rifiutano di chiedere perché si vergognano, perché sono titubanti o perché pensano che tanto alla fine non cambia niente. E invece, proprio per riuscire a intercettare queste persone sole a rischio di solitudine, abbiamo, come diceva la dottoressa, abbiamo coinvolto tutti i nodi della rete, tutti quegli interlocutori privilegiati che a nostro parere ci aiutano tutti i giorni nell'intercettare appunto quelle persone sole. In primis quindi abbiamo coinvolto i medici di famiglia, i parroci, le associazioni locali, i commercianti,
dal fiorista all'edicolante, al macellaio, al panettiere, perché molti di loro sono a contatto con persone anziane e sono in grado di dirci oggi non l'ho visto un pochino più in difficoltà, tutte informazioni per noi molto importanti, ma anche semplici cittadini. Li abbiamo appunto coinvolti e investiti nel segnalarci per tempo quelle situazioni appunto a rischio. Una volta intercettate noi interveniamo in primis col medico di famiglia, chiaramente anche come servizio sociale, ma insieme anche ai volontari, proprio per creare un vero e proprio progetto personalizzato. Per noi Saluta il tuo vicino significa stare in paese, significa sentire il gusto dell'altro, significa adoperarci ogni giorno a Casarsa per costruire una rete di sentinelle che sono vere, in carne ed ossa, una sorta, a noi piace dire, di sensori intelligenti col cuore, capaci proprio stando in paese, appunto, nel capire dove sono le difficoltà, per un sistema integrato di solidarietà sociale. In questa prima giornata del caregiver mi viene da dire che in Saluta il tuo vicino i volontari, le sentinelle, sono dei caregiver, sono dei donatori di cura nei confronti di quelle persone anziane sole e a rischio di isolamento. Il volontario è in grado di modificare semplicemente con un buongiorno, un caffè, una telefonata, una condizione di malessere in una condizione di benessere, che sappiamo non essere solo fisica ma prettamente sociale. Quindi c'è il volontario che guarda se l'anziano vicino di casa apre i balconi tutti i giorni, dal volontario che va a bere il caffè, fa la telefonata, come dicevo, ma anche chi accompagna per la spesa, per visite. C'è qui una volontaria, Silvana, che segue diverse anziane, in particolare con una di queste si è proprio creato un legame di familiarità. L'anziana è sola e Silvana è diventata la sua caregiver familiare, perché non solo per i bisogni di cui ho parlato, sanitari o sociali che siano, ma si rompe la caldaia, l'anziana chi chiama? Chiama Silvana. Si rompe il frigorifero, chi chiama? Cioè diventa un riferimento fondamentale. E in qualità di professionisti del sociale ci siamo accorti nel tempo, ma anche grazie a questo progetto, che studiare e mappare all'interno del nostro territorio la fragilità e l'isolamento delle persone sole è un'azione tanto impegnativa quanto necessaria, perché permette da un lato di capire dove sono queste persone sole e agire nei loro confronti in maniera preventiva. Come diceva prima il Signore, fare prevenzione è la cosa più importante, ma anche capire dove sono le risorse che possono essere attivate per queste persone. Quindi qualità di servizio sociale, lavorare sul rafforzamento delle risorse individuali, sullo sviluppo dei legami di solidarietà, di mutuo aiuto e di cura, con un approccio che deve mirare sempre di più all'ascolto, all'inclusività, alla personalizzazione, a nostro parere, dei progetti, dove la comunità in questo caso diventa caregiver, una comunità come luogo di cura dove tutti devono e possono star bene, dall'anziano ma anche al giovane e al bambino, una comunità che diventa quindi sempre più consapevole di quelle che sono le proprie difficoltà, le proprie persone fragili, ma è capace anche di sviluppare le proprie risorse, le proprie potenzialità. Lascio la parola a Battista. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare la dottoressa Zammaro perché è sempre presente con noi e con il nostro progetto. Seconda cosa, vorrei ringraziare i miei genitori perché mi hanno dato la possibilità oggi di essere qui. Non ci sono più, però mi hanno dato la vita e quello è importante. Brevemente, io sono una sentinella in movimento. Cosa vuol dire? Una sentinella che parte nel territorio, il territorio dove c'è vita, dove c'è vita ci sono le persone che camminano, che vanno a prendere il caffè e io cammino e trovo, per esempio un giorno passavo lì, trovavo Maria e cosa fai? Ehi ciao Maria, 94 anni, questa sì non andava da sola, però ho capito che abitava in una casa 3 piani, quindi ciao come va? Cosa fa? Mi guarda e mi riconosce e mi prende sotto braccio, è stretto. Questo è l'anziano, ha bisogno sempre di essere in contatto, parlare e così via. Un altro caso, l'altro giorno è successo che questa signora, passo lì davanti e viene fuori
84 anni. Sai Battista, io mi hanno telefonato, c'era una truffa in atto. Insomma, mi ha tenuto 45 minuti e si è scusato sempre. No, scusa se ti tengo. Vai così, cosa devo fare? Beh, hai il figlio, roba. Dopo parliamo con i carabinieri, vediamo se... Quindi, diciamo, i contatti veramente sul territorio con questa gente lì. E prima di andare via, grazie, scusa anche perché ti ho fermato, anche questi anziani. Quindi è una realtà. Io adesso, brevemente, anche iniziando in 10-12 anni a fare un white book. Il white book è quello che è il paper, sono i fogli bianchi che danno il testo, deve essere quello scritto, la verità sulla vita, sugli anziani e sulla cura. Io ho fatto 10 anni di briscola la domenica, mi chiamavano in 3 e lì se non andavo era squalificato, cartellino rosso, quella roba lì. E 3 ore a giocare a briscola, dai, abbiamo finito. No, ancora una partita, perché questo è l'anziano. Vuole comunicare, stare vicino e mai mollare. Abbiamo fatto anche i caffè, quelle robe lì, però ogni domenica la telefonata. È così. Allora, l'ultima cosa, perché dopo il nostro progetto noi abbiamo una bussola sociale interno, e questa la bussola sociale, non so se no. Bussola sociale, cos'è la bussola? Quello per cercare le persone, cercare le cose. E allora questa bussola sociale inizia con l'N è Nord, network, fare rete, quello che è stato detto anche io, bisogna fare rete, coinvolgere la gente. W, Ovest, West, welfare, benessere, quello è importantissimo. S, Sud, no, sociale, saluta il tuo vicino, sincerità, speranza. L'ultimo è, est, per me è quello più importante, che sia detto anche oggi, è educazione. Educazione è fondamentale, delle scuole, ma non a 80 anni, bisogna fare delle scuole. Noi siamo anche a Udine, Cecconi mi pare che era, abbiamo fatto scuola, perché è importante. Quindi anche nel paese facciamo educazione, parlando e così via. Quindi la nostra bussola è proprio quello. C'è una documentazione, però penso che il video parla, anche il signore che ha parlato per l'ultimo, il caregiver, ma sinceramente quella parola, la mia mamma era in una famiglia di 9, 5 sono morti per demenza o Alzheimer. L'ultima era una zia lì a Vancouver, perché i canadesi, diciamo, sono più avanti rispetto agli italiani su quel fatto lì, hanno una storia. È rimasta la mia zia, la figlia ha tenuto 2-3 anni, dopo non poteva più. Però aveva i servizi, cioè, dopo ha dovuto mettere in una casa di riposo, ha detto a pagamento, era caro. E se mi dice mia cugina che era caro, che non era, vuol dire che era caro. Quindi è importante, tutto questo lavoro qua, un follow-up si farà perché vuole capire se in effetti quello che è stato detto è stato recepito. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro. L'ultima cosa, ho dimenticato. Quando fai quello lì in ordine, viene fuori news. È importante, North, East, West e South, e viene fuori news. È importante la notizia, dare la notizia, informare. E dipende anche dalla politica, chiaramente, perché non possiamo spingere. Se abbiamo on board, sulla barca, allora loro forse riescono a capire, perché talvolta anche loro fanno i caregiver in casa, ce l'hanno anche loro. Di nuovo, buona giornata, Mandi. Sì, loro hanno sviluppato una comunità resiliente, quindi che ci sia l'Alzheimer, che ci sia la persona che ha un altro tipo di malattia invalidante, oppure anche un percorso di persone, diciamo, anche un po' sole, senza aiuto, cioè loro sono riusciti davvero a... Io vi invito ad andarli a trovare, perché sono riusciti davvero a... Poi sono divisi per
distretti lì e quindi stanno facendo un lavoro incredibile. Stanno facendo, ecco, il discorso della resilienza, no? Che è importantissimo, e anche della comunicazione. Adesso però chiedo a Tamara Feresin, che lavora con noi, di parlarci del progetto Sifarete. Eccoci, grazie per questa opportunità che mi è stata offerta per presentare appunto il progetto Sifarete. Vedo anche con grande piacere che sono qui tra appunto il pubblico e dei diversi operatori sia del pubblico che del privato sociale, appunto, che hanno partecipato con forza e con passione a questa progettualità. Ecco. Il mio intervento non sarà così diciamo, enfatico come i precedenti, sarà un intervento più tecnico. Quello che però voglio mettere in evidenza è il fatto che appunto se sosteniamo insieme la fragilità dell'anziano, abbiamo bisogno di prossimità, appunto, di stare vicino alle persone che hanno bisogno, e dobbiamo riconoscerlo questo bisogno. E la prossimità passa attraverso la sussidiarietà. Ecco perché appunto la Regione, la Direzione Centrale Salute, ha voluto accogliere questa sfida con Sifarete e mettendo a disposizione degli enti del terzo settore 1 milione di risorse finanziate dal Ministero. Non ha voluto appunto finanziare senza mettere una regia ferma sui fondi, ha voluto un attimo governare un attimo di più. Ecco perché con Sifarete sono stati collegati gli indirizzi strategici regionali in tema di programmazione sociosanitaria e in particolare appunto quelli relativi all'assistenza alla popolazione anziana, e i nuovi istituti appunto previsti per il coinvolgimento degli enti del terzo settore. Abbiamo realizzato con questo finanziamento ministeriale una coprogettazione. Cosa significa coprogettare? Significa che il pubblico, attraverso una procedura, individua dei soggetti idonei con cui inizia a elaborare una progettualità, azioni, interventi, e poi la sviluppa insieme. Nel caso di Sifarete abbiamo coprogettato per appunto sostenere l'anziano fragile attraverso azioni che andavano verso una presa in carico precoce, attraverso una formazione diffusa e integrata per anziani, ma anche caregiver e per i volontari, e soprattutto abbiamo coprogettato per rafforzare la rete, la prossimità, le relazioni appunto che ci debbono essere in un territorio fra le persone e fra le istituzioni, come e con sperimentazioni. Sparito. Ecco. Allora, all'inizio della coprogettazione abbiamo iniziato a ragionare con gli enti e del terzo settore che sono stati appunto selezionati, e abbiamo insieme individuato i pilastri sui quali
costruire Sifarete. Allora, innanzitutto la prevenzione della non autosufficienza, ovvero bisogna andare a lavorare su quella fase in cui le persone hanno ancora autonomia e appunto con il supporto prossimo far sì che questa autonomia venga mantenuta più a lungo possibile. Lo sviluppo della comunità, sviluppare soprattutto una comunità competente. Cos'è? Una comunità capace di analizzare appunto la propria situazione, riconoscere i propri bisogni e soprattutto mobilitarsi per impiegare le risorse che ha e che può trovare per soddisfarli. Ma soprattutto è ascolto, informazione e animazione. E appunto abbiamo visto nel corso di tutto questo convegno appunto che un tassello fondamentale, rilevante e strategico è il rafforzamento dei caregiver, che devono essere formati, orientati e che sono appunto le persone indispensabili anche per poi muovere la rete. Allora, ricordo appunto quali sono i partner che hanno lavorato con noi, appunto l'associazione Goffredo de Banfield, la Caritas, A Sostegno, ACLI, Ute Nagliato, APS Aulos e Incontriamo. Allora, come potete vedere sono associazioni ODV o APS che hanno anche delle mission particolari, ovvero che non si occupano solo di anziani, ma hanno portato anche quel valore aggiunto e come per esempio l'associazione Aulos si occupa di musicoterapia e ha fatto insieme alle altre associazioni tutto un lavoro di supporto ai caregiver e agli anziani attraverso la musica. Quali sono stati i contenuti e progettuali? Allora, rispetto alla presa in carico precoce, appunto ascolto, orientamento, ma il monitoraggio della popolazione anziana fragile. È importante ricordare, anzi il presupposto anche della progettualità Sifarete e la collaborazione e la sinergia fra i servizi istituzionali, sanitari, sociosanitari e sociali con gli enti del terzo settore. E questo si è giocato soprattutto nella prima fase, una presa in carico precoce. Come seconda fase appunto abbiamo svolto interventi di formazione e affiancamento. Abbiamo visto anche nei precedenti interventi come sia rilevante e importante recarsi a casa, supportare le persone e nel proprio domicilio. Il terzo obiettivo, appunto, sul rafforzamento della rete di comunità ha visto appunto una fase più soft che ha riguardato il rafforzamento delle infrastrutture e delle risorse e del territorio, e una fase più hard, più concreta, nel senso che si vede, quella del portierato sociale. Allora, è 1 anno e mezzo che stiamo intervenendo su vari territori. Ricordo che Sifarete ha svolto i suoi interventi nell'area giuliano-isontina, ma si è recato anche in Carnia, si è recato nella Bassa Friulana e si è recato anche nel
pordenonese. Ecco, a un anno e mezzo di interventi abbiamo contato appunto nel primo semestre in quest'anno questi risultati. Abbiamo realizzato una procedura condivisa fra servizi istituzionali ed enti del terzo settore per una presa in carico condivisa, ovvero per la segnalazione e per la presa in carico condivisa. Sono stati svolti moltissimi tavoli di confronto per analizzare i bisogni e attivare appunto i servizi sia con le aziende sanitarie sia con i servizi sociali dei comuni. Molto si è lavorato appunto sulla formazione e molti sono stati i caregiver formati e per la maggior parte è stata data una formazione specifica affinché potessero accompagnare appunto gli anziani appunto nel loro percorso. E sono stati svolti appunto più di 1000 interventi di alfabetizzazione digitale. Per quanto riguarda invece la parte di infrastrutturazione del territorio, sono stati attivati 6 gruppi di volontari per un totale di 268 volontari, 6 reti territoriali e molteplici interventi di portierato sociale, specialmente per quanto riguarda l'area di Trieste. Ecco, io mi fermerei qui per dare spazio poi anche al dibattito e volevo solo sottolineare una cosa. Ho messo questa foto e che un po' può impressionare, ma volevo dare un attimo la sensazione di quello che ci vuole per fare rete fra i servizi sanitari, sociosanitari e sociali e gli enti del terzo settore. Secondo la mia esperienza, ma penso che sia condivisibile, ci vuole molta passione, molta forza e bisogna avere chiaro che l'obiettivo finale sono le persone che hanno bisogno e appunto anche le persone che stanno accanto a loro. Ecco, grazie. Ok, grazie Tamara. Tamara ha praticamente nominato Prisma 7, è dal 2017 che si sta conducendo in questa regione un monitoraggio della fragilità, quindi di persone non ancora prese in carico, e questo significa che vengono seguite, monitorate dai distretti sociosanitari e quindi è possibile appunto una presa in carico precoce rispetto a quelli che poi sono i bisogni della persona. Adesso inviterei l'ultima relatrice, Daniela Chester, che ci parlerà di domiciliarità comunitaria. Lei appartiene all'ambito della Livenza, Cavallo, Cansiglio? Livenza, Cansiglio, Cavallo. Ho sbagliato. Ecco, prego. Eccoci qua. Sì, mi chiamo Daniela. Intanto grazie di averci invitato a partecipare a questa giornata che si sta rivelando molto emozionante. Io mi chiamo Daniela Chester, sono un'assistente sociale, lavoro nell'area anziani del servizio sociale che fa capo a Sacile. Siamo un po' lontani da voi, siamo confinanti con il Veneto, siamo anche noi una zona di confine. E anche i nostri anziani sono portatori di storie di confine. Tante delle persone con cui veniamo in contatto hanno vissuto esperienze di emigrazione all'estero. Parlo del Belgio, parlo della Francia, altri si sono spostati in Veneto o in Lombardia e poi con il pensionamento sono rientrati nella loro casa di origine, molto spesso nella casa di famiglia, e ci troviamo quindi nella situazione di avere alcuni
anziani soli, altri hanno le loro reti di riferimento vicino, altri hanno le loro reti ma sono distanti anche decine, centinaia di chilometri. Quando siamo stati invitati a parlare di questa giornata ci hanno appunto chiesto di parlare di domiciliarità comunitaria. Vi porto prima nel significato che noi diamo al termine domiciliarità. Per noi è un contesto di significato proprio per ogni persona, un contesto che ha delle parti di interno, le caratteristiche di ognuno di noi, i desiderata, i bisogni e anche la globalità della persona stessa e ciò che lo circonda, i vicini di casa, la propria casa, anche la casa dei propri figli e anche i servizi che vengono, perché no, frequentati. Noi vogliamo tenere conto di questa domiciliarità e stiamo provando a costruire, a portare avanti un sistema domiciliarità. Abbiamo costruito un piano della domiciliarità circa una ventina di anni fa, che è stato riaggiornato recentemente, che si poggia su alcuni elementi fondamentali. Noi abbiamo costruito una filiera di servizi che si articolano diversamente da quelli meno intensi a quelli più intensi a seconda del bisogno della persona. Un conto è parlare del servizio pasti caldi a domicilio, un conto proporre l'assistenza domiciliare, un conto è una frequenza al centro diurno. I servizi sono assolutamente modulabili e articolabili in relazione alla persona che abbiamo davanti, alle sue esigenze e alle sue reti, alle caratteristiche della famiglia e della sua situazione familiare, e lo possiamo fare valorizzando e formando gli operatori. Come dimensioni di riferimento partiamo chiaramente sempre da sostenere la persona per quello che è, quello che ci porta, sapendo che le sue esigenze cambiano nel tempo, è un processo dinamico quello di cui entriamo a far parte. Crediamo molto nella collaborazione con i servizi, perché parlando di bisogni complessi è inevitabile che si lavori attraverso un'integrazione sociosanitaria, e partiamo da una comunità di riferimento con la quale siamo chiamati a collaborare, con la quale vogliamo collaborare e attivare dei percorsi di partecipazione e di generatività. Rispetto alla domiciliarità comunitaria vi porto la nostra esperienza rispetto alla richiesta che ci è stata fatta da parte dell'area welfare della Regione di partecipare a questo progetto sperimentale, che ha portato alla costruzione di un tavolo di coprogrammazione che è ancora in fase di processo, siamo ancora lavori in corso, a cui hanno partecipato oltre a noi i servizi dell'azienda sanitaria, le farmacie comunali e una buona rappresentativa del terzo settore del nostro territorio e dei territori limitrofi, Cooperativa Itaca, ACLI, FAI, l'Universis, KCS, oltre all'Associazione Alzheimer e Parkinson che lavorano nei territori limitrofi al nostro. Per parlare di cosa ci siamo trovati? Per parlare di persone anziane non autosufficienti che sono portatrici di demenza con disturbi comportamentali, e questa scelta è chiaramente legata all'aumento progressivo dell'età media e a dati epidemiologici e studi internazionali e nazionali che dimostrano come la demenza è la principale causa di non autosufficienza per le persone sopra i 65 anni. Come abbiamo lavorato? Ognuno di noi ha portato la sua esperienza e quindi creando un confronto molto attivo tra dimensioni diverse, con l'obiettivo di raccogliere i bisogni delle persone rispetto a ciascun osservatorio di cui noi siamo portatori, identificare gli elementi di criticità rispetto al funzionamento dei servizi, individuare però anche le buone prassi ed esperienze positive che possono essere chiaramente oggetto di interesse e anche di riflessione. Con che obiettivo finale? Costruire un report qualitativo che porti ad individuare da parte della Regione delle proposte di miglioramento del sistema per creare fondamentalmente dei servizi che siano effettivamente di sollievo per questo target di popolazione. Rispetto a questo e come noi, a dati del nostro territorio che abbiamo raccolto proprio in vista di questo tavolo e a fare un po' una valutazione di come siamo riusciti a creare, abbiamo provato insomma a creare servizi di sollievo, abbiamo analizzato, ma qua vado veloce, quante delle persone che usufruiscono dei nostri servizi sono portatrici di demenza
e come vedete nel SAD il dato è piccolo, a nostro parere anche sottostimato, perché nei percorsi di diagnostica non tutte le famiglie scelgono di portarle avanti. Nei centri diurni abbiamo il 76% di persone che soffrono di demenza, persone che beneficiano del FAP siamo al 19%. Rispetto agli anni in cui le persone usufruiscono dei servizi, vediamo che più della metà ne godono da 1 a 3 anni, anche oltre i 3 anni, sia per l'assistenza domiciliare che per quanto riguarda, mentre per i centri diurni vediamo che siamo a metà. Questi sono dati dell'anno scorso, quindi c'è comunque una parzialità di riferimento. Per il FAP anche qui i benefici durano anche per più di 3 anni, insomma per più della metà delle persone che ne beneficiano, quindi i dati anche rispetto al contributo sono buoni. Riflettendo invece su una dimensione di tipo relazionale, di tipo rispetto alla presa in carico, alla relazione di cura, anche qui ci siamo fermati a riflettere su che attività stiamo cercando di portare avanti per poter supportare bene le famiglie. Noi abbiamo investito molto nella formazione degli operatori. Sono tutti formati col modello Gentle Care, che ormai sappiamo essere una base per l'approccio a domicilio e anche nei centri dal punto di vista protesico delle persone con demenza, e recentemente ci siamo avvicinati al metodo Validation, con un formatore tra l'altro di Trieste che aiuta a costruire delle tecniche di relazione con la persona con demenza che portano la persona a sentirsi validata per il suo messaggio, per i contenuti che porta in quel momento. E questo è stato dimostrato che determina una riduzione di disturbi comportamentali e anche una facilitazione nella relazione con la persona. Attiviamo nel momento in cui condividiamo con la famiglia un ingresso al centro diurno, siamo soliti andare a domicilio della persona con gli operatori, con un operatore del centro diurno, in modo tale da facilitare la conoscenza, entrare noi nel mondo della persona, nella sua quotidianità, nella sua storia, nella sua situazione, per poter così facilitare poi il successivo passaggio al centro diurno, che diventa un luogo nuovo sia per lui che la sua famiglia. Questi interventi li manteniamo anche in un successivo momento, e cioè nel caso in cui ci fossero delle ulteriori difficoltà che la famiglia ha e che non riesce da sola a risolvere, diamo la possibilità all'operatore di tornare a casa e dare il proprio supporto, i propri consigli alla persona e ai suoi familiari. Oltre a questo abbiamo costruito un'equipe modulabile anche qui, che può recarsi a domicilio e dare consigli personalizzati dal punto di vista, con l'aiuto di uno psicologo, di un architetto, dal punto di vista se si tratta di riorganizzare gli spazi, terapista occupazionale e fisioterapista. Recentemente, da circa un anno e mezzo, abbiamo poi attivato, e di questo siamo molto contenti, dei gruppi di automutuo aiuto con la presenza di una collega psicologa. Siamo riusciti dopo il periodo di pandemia in una prima fase a farli a distanza, destinando la partecipazione sia a familiari dei centri diurni sia a familiari del territorio, in modo tale da dare un'opportunità generale alle persone. Adesso, da questo maggio, dal mese di maggio, siamo riusciti a farli in presenza e siamo molto contenti perché c'è una buona adesione delle persone, delle famiglie, e si stanno anche creando dei legami di mutua solidarietà tra i partecipanti, e questo è chiaramente un grande obiettivo per noi. Proprio poi in un'ottica di riflessione da parte della comunità di quanto effettivamente funzionino le proposte che facciamo o di doverle rivedere, chiaramente periodicamente andiamo a proporre un focus group anche qui con i familiari che beneficiano dei servizi, per cogliere anche la loro lettura delle cose. L'ultimo anno è stato poi per noi come servizio un anno di grandi riflessioni. Ci siamo accorte che le famiglie tendono ad arrivare al servizio comunque tardi, nei momenti in cui c'è una problematica forte, un evento di salute forte che va a destabilizzare completamente la situazione. Abbiamo pensato pertanto di
sperimentarci anche noi come servizio in nuovi linguaggi per entrare dentro la comunità con altre modalità, farci conoscere direttamente senza aspettare che le persone vengano in ufficio a richiedere aiuto, e quindi abbiamo scelto di una nuova sfida, qui l'ho chiamata, ma perché per noi come servizio è un nuovo linguaggio al quale abbiamo scelto di aderire. E abbiamo strutturato dei gazebo informativi del servizio sociale in alcune sagre di paese che si sono svolte quest'estate in modo tale da farci vedere presenti anche noi all'interno della comunità, e sono stati anche qui momenti piacevoli di confronto. Abbiamo poi strutturato, anche qui in un'ottica generativa e di nuovi linguaggi, un progetto che vede coinvolta un gruppo di ragazzi il primo anno dello IAL di Aviano, che si occupano appunto della specialità di cucina, e in un percorso di formazione sulla demenza e sul deterioramento cognitivo, per sensibilizzare già alla loro giovane età alla patologia o comunque alle problematiche legate del mondo degli anziani, e abbiamo poi organizzato un laboratorio di condivisione tra loro e alcuni anziani del centro diurno, in cui hanno impastato, hanno messo le mani in pasta e hanno creato dei buonissimi biscotti. Le prossime tappe prevedono che la formazione continua e poi saranno i ragazzi a venire da noi al centro diurno per assaporare un po' il contesto del centro. Sempre in un'ottica di prevenzione e di cambio di prospettiva, abbiamo organizzato, e vi invitiamo a partire dal 28 ottobre, una serata col dottor Trabucchi, che andrà a presentare un suo libro, Aiutami a ricordare. L'incontro è aperto alla comunità e in quell'occasione sarà inaugurata una mostra, Ogni vita è un capolavoro, che è stata realizzata da alcuni anziani dell'ISRA di Treviso, che si sono prestati a reinventare alcune pitture, alcuni quadri molto famosi dal 1400 in poi. Esperienza molto bella che ha visto la partecipazione delle persone, dei loro familiari, di oggetti di casa che sono stati reperiti da armadi, vecchie stanze, con l'idea anche qui di far passare l'idea che prima di tutto siamo persone e di sensibilizzare anche qui la comunità in tal senso alla patologia. Questo in un'ottica appunto di cambio di linguaggio e di generatività delle proposte che stiamo cercando di portare alla comunità. Grazie per la partecipazione e a tutti gli operatori che lavorano con noi, chiaramente, perché quello che possiamo fare è solo grazie a loro e al lavoro di squadra. Bene, grazie. Abbiamo... Non so se c'è tempo in video da mostrare, però molto tempo. Qualche minuti sono per eventualmente un pezzettino solo. Va bene, dai. Vediamo questo video, vada. Ho confezionato solo ieri ed è una bozza. Ci piaceva portarlo perché è stato girato all'interno del centro diurno di Aviano, che è un centro dedicato alle demenze, che accoglie in questo momento 14 persone e vede in questo momento la testimonianza di un'operatrice, di un familiare e anche di una persona che frequenta il centro. È un po' lungo, in caso lo fermiamo a metà, insomma. Lavoro al centro diurno da un sacco di anni, dal 2007. Faccio tante cose, mi sento di essere un operatore multitasking che fa tantissime cose che possono essere dall'assistenza, dalle cose più primarie, aiuto nell'idratazione, aiuto nell'alimentazione, aiuto nell'uso del bagno, all'accoglienza, alla coccola, all'accompagnamento, all'attività e per finire anche all'accompagnamento poi nel congedo. Le cose che mi colpiscono particolarmente nelle mie ore di lavoro sono tantissime, anche perché qui ogni giorno arrivano persone con disturbi cognitivi di diverso grado. Questa malattia, come ben si sa, ha un'evoluzione che può essere lenta ma può essere anche veloce, quindi le cose che mi colpiscono sono molteplici e diverse in ogni momento della giornata e cambiano anche di giornata in giornata. Entrando nello specifico potrei raccontare che magari
fino ad oggi una signora è riuscita ad idratarsi in modo autonomo e da oggi magari non riesce più a ricordare che il bicchiere serve per bere. È servito fino a quel momento per bere e il giorno che mi approccio a lei gli dico bevi, ma lei non si ricorda più, o fino a quel giorno è riuscita a usare in modo corretto le posate e le sapeva usare e quel giorno non si ricorda più e quindi le posate rimangono lì e incomincia a mangiare con le dita. E quindi questo vuol dire che in lei è successo qualcosa, che la malattia ha avuto un avanzamento. O ci sono anche dei momenti in cui la malattia ha degli avanzamenti, poi ha delle regressioni, il giorno dopo si ricorda come usare la forchetta e come usare il bicchiere. E quindi sono molteplici le sfaccettature che vediamo in questo posto. Ma devo dire che le ragazze con le quali io ho avuto a che fare erano preparate, molto pratiche nella gestione delle situazioni difficili e soprattutto avevano una grandissima dose di umanità nel relazionarsi con mio padre, con l'anziano, ma anche con mia madre che viveva insieme con lui. Potrei raccontarvi di una signora che sta frequentando, che è arrivata qui, che era molto confusa, disorientata, non riusciva a mettere insieme nessun ricordo, era di un'agitazione incredibile, lavorando piano piano in equipe, con tutte le figure professionali, coinvolgendo i familiari, perché i familiari per noi sono una parte molto importante su queste persone, perché loro non sanno raccontare, quindi i familiari ci possono raccontare. Siamo arrivati ultimamente che questa signora è molto più serena, è molto più tranquilla, adesso con calma, con tanta pazienza, ma con tanta pazienza, la signora sta vivendo un grande periodo di benessere e di comfort. Giudizio assolutamente positivo, perché sono, oltre che, come dicevo prima, assolutamente preparate nel loro fare, hanno una dose di umanità e capacità di porsi in relazione, di creare un clima familiare che è veramente speciale. Io l'ho proprio riconosciuto e apprezzato tantissimo, dal ricordarsi dei nomi, dal riallacciarsi con le situazioni del giorno prima, graziosissime veramente. Ci vengo perché mi trovo bene. Io gioco con Antonietta, di solito, per cercare di aiutarla a fare i suoi puzzle. Si sta in compagnia, si cerca di parlare, di trovarsi bene e poter passare il tempo, insomma. Sono insieme agli altri, non sono da sola. Invece a casa sono da sola e diventa una cosa un po' troppo qualche volta. E allora si cerca di andare dove si sta meglio, finché si può. Si spendono con una marcia in più, non strettamente richiesta dal punto di vista tecnico, che le rende veramente essenziali anche dal punto di vista emotivo nella situazione familiare, che in determinati momenti è una situazione pesante, emotivamente pesante. Dunque queste figure sorridenti, allegre, che arrivano, che trattano, sono fondamentali per gestire un'atmosfera di vecchiaia triste. Loro sono estremamente rispettose, nel senso che si adattano, ad esempio, a seconda della figura che hanno davanti, per un lei o per un tu, per un cognome o per un nome. E mio padre le aveva accettate bene, e c'erano anche delle battute, limitatamente alle condizioni, ma delle battute umoristiche tra di loro. Mi sono sempre sentita curata, guardata e aiutata se ho bisogno di qualcosa. Non lasciata là così, proprio fanno quello che possono, d'accordo, perché non si può pretendere troppo, però danno una mano e aiutano. La differenza la fa il gruppo, tutti insieme. Perché quando arriva una persona che ha un disturbo neurocognitivo,
Noi conosciamo l'ultima parte della sua storia, proprio della sua vita, anche se vengono raccolte delle informazioni a casa, e quindi non sono io sola che faccio la differenza, ma bensì tutto il gruppo lavorativo che una volta alla settimana si trova in equipe e pensa strategie, accoglienza, motivazione, per far sì che questo lavoro, insomma, che questo far stare qui le persone diventi anche un benessere, soprattutto, una capacità di ritrovare anche piccole cose che aveva dimenticato. Grazie. Sì, mi viene in mente, allora, abbiamo pochi minuti per eventuali interventi. Sì, prego. Sì. Poi volevo anche dire che quando abbiamo parlato del volontariato, abbiamo parlato degli operatori sanitari, sì, socioassistenziali, come volete chiamare, eccetera. Mi piacerebbe fare un focus un po' a 360 gradi sui caregiver familiari e non familiari nelle varie situazioni di patologia. Perché questo potrebbe essere un'idea, se la cogliete, perché la mia esperienza personale rispetto a 22 anni di caregiver, no? Con una demenza a corpi di Lewy, ecco, con tutto quello che cioè, mia zia è arrivata a casa quando mia figlia è arrivata a casa dall'ospedale che era nata, insomma, perché mi ero resa conto che lei non stava bene. Quindi voglio dire, al di là di questo, il problema, e io non l'ho mai vista come un'altra persona, abbiamo parlato sempre della sua malattia, fino all'ultimo giorno, quando lei mi ha detto, guarda che non la riconosci, perché l'abbiamo sempre tenuta a casa finché ho potuto, poi è andata, perché si era slogata una caviglia in un RSA, e sono andata e gli ho detto, allora zia, e lei mi ha preso la mano e mi fa, Gianna, mi ha detto, e mi ha riconosciuto. Poi mi guarda e mi fa, oh ma che brutto che è entrare e uscire dal tunnel, ok? E poi 2 minuti dopo era di nuovo, 6 giorni dopo è morta perché poi rifiutava il cibo, sappiamo tutti, no? Quello che volevo dire è, puntiamo, secondo me potrebbe essere una cosa molto interessante anche per raccoglierlo magari in un catalogo, cioè l'esperienza del caregiver familiare, non familiare, cioè a pagamento, come volete chiamarlo, dell'operatore sanitario e di queste persone nei vari tipi di patologia, assistenza. Cioè, era un'idea che mi era venuta durante questa cosa qui, anche perché ho un'esperienza con l'hospice e anche questa è molto importante. Perfetto, eccoci. Grazie, io sono Roberto Battaglia, faccio parte della direzione salute, faccio anche il giudice tutelare come seconda attività. Ringrazio le mie dirigenti che mi stanno guardando, a cui faccio i complimenti, anche i miei colleghi che hanno organizzato così bene questa attività, questo incontro di oggi e tutta l'attività che sta a monte anche al buon esito della nuova normativa. Dovendo fare così, diciamo, una piccola osservazione, diciamo, così finale, il leitmotiv di oggi è quello di sottolineare l'esigenza non solo di non lasciare soli i soggetti fragili, ma, ed è questo diciamo il tema di oggi, non lasciare soli gli angeli custodi, cioè la nuova normativa regionale è dedicata proprio al potenziamento, alla tutela, diciamo, e alla valorizzazione di queste figure spesso invisibili che sono appunto i caregiver, cioè quelli che prestano le cure ad alcuni soggetti. Qualche settimana fa, così per pura curiosità, mi ero un po' avventurato nella letteratura così sociologica in materia di cura ed era un termine che mi aveva particolarmente colpito, quello di burden of care, cioè il fardello della cura.
nella letteratura anglosassone, ma in realtà poi si applica anche agli studi che si fanno qui in Italia, si parla proprio di fardello della cura. Quindi in realtà è un qualcosa di, cioè non è un eufemismo, è un qualcosa anche che dà come dire, valore, concretezza, un senso di pesantezza che a volte l'attività di caregiver ha. Quindi appunto non è solo rose e fiori, come è stato detto più volte, è un atto d'amore, ma che in alcuni casi può diventare veramente una cosa insopportabile se uno è lasciato da solo. Nella prassi, diciamo, del Tribunale di Trieste, nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, un particolare profilo è proprio quello di accompagnare non solo il soggetto, il beneficiario, no? Qualora non sia più capace di intendere regolare, quindi di solito appunto l'Alzheimer o anche le demenze in generale, implicano il più delle volte una limitazione della capacità di agire che si annulla quasi del tutto o comunque in maniera significativa. Una cosa appunto che va valorizzata è appunto non lasciamo soli gli angeli custodi, perché se l'angelo custode cede tutto. Come si fa a non far cadere giù l'angelo custode? Premetto, nella prassi, adesso il caso specifico, di solito uno immagina il 50enne e il 60enne che ha il papà o la mamma, no? Molto anziani, malati, eccetera. Io personalmente ho visto invece anche ottantenni che fanno i caregiver di omoni di 50 anni disabili che magari sono nati con una disabilità dalla nascita, e abbiamo l'anziano ancora arzillo che magari a 80 anni va ancora a fare la spesa, va in posta, e il sessantenne che è un omone alto 1,90 m che bisogna accompagnare anche in bagno. In quei casi il caregiver, non tanto per questioni emotive, perché ormai, come dire, ne hanno passati tutti i colori, quindi sono indistruttibili, come tanti triestini dai 80-90 anni in su, quanto per questioni fisiche. Tante volte, vi vedo tante volte quando si fanno le audizioni nelle case, si vede i genitori ottantenni che tutto sommato sbarcamenano, magari pur avendo delle patologie, però riescono ancora a camminare, e dice: ma noi il nostro figlio che pesa 90 kg non gli facciamo neanche più la doccia. Ecco. Quindi paradossalmente in alcuni casi la prospettiva si rovescia, nel senso che l'anziano, in casi particolari, magari residuali, però che colpiscono ancora di più perché sono un po' fuori, così un po' extra ordinem, è l'anziano che si prende cura dell'adulto. Ma sono casi... Oppure la nonna che si prende cura del nipote perché i genitori hanno perso la responsabilità genitoriale, perché magari tutti e due tossicodipendenti, perché sono stati condannati per chissà che cosa. Sono casi, come dire, residuali, sarà l'1% o il 10% a seconda delle zone, però sono certamente a tinte forti. Ecco, diciamo che l'opportunità che una normativa regionale ad hoc dà è quella appunto di come dire, illuminare, sono come dei fari come questi che illuminano colui che si prende cura di qualcuno, sia esso appunto l'anziano, come succede il più delle volte, oppure può essere il disabile, lo psichiatrico, anche quello, eccetera. Quindi approfittiamo, diciamo, di questa opportunità con essenzialmente due strumenti. Uno è quello della rete, è qualcosa che anche a livello di tribunale si fa, cioè allertare i servizi sociali, i servizi sanitari, il terzo settore, il volontariato in generale. Senza di questo effettivamente a volte, come si è detto prima, anche la dottoressa l'ha ricordato, senza la rete e anche l'angelo custode si affatica troppo o si surriscalda giustamente. E poi la formazione. Chiudo che se no la direttrice mi prende. Sì, lo prendo perché lo conosco. Allora sì, ecco. Allora sì, se qualcun altro vuole intervenire, Nessuno vuole intervenire? Faccio intervenire una persona come ultimo intervento. Marta. Sarai venuta per qualcosa, abbi pazienza. Buongiorno, sono Marta Caligaris. Da 15 anni mi occupo di cure palliative, residenziali, domiciliari, ambulatoriali. In questo momento dirigo la struttura complessa della parte isontina di Esugi e quindi tutta la provincia di Gorizia. E innanzitutto vi ringrazio per questa mattinata perché è stata emozionante. Mi è piaciuto tantissimo sentire le istituzioni, cioè le persone, ho sentito tante persone, tante persone che non lavorano direttamente col paziente, però ho sentito il cuore
e la passione che dimostrano comunque verso queste persone fragili, verso i deboli. Noi per spirito palliativo viviamo la presenza del caregiver come se fosse l'altra metà del paziente, e quindi ho condiviso appieno tutto quello che si è detto oggi. Senza caregiver noi non possiamo fare nulla, non esisterà mai una società, un'azienda anzi, che abbia che riesca a fornire un sanitario caregiver per paziente, per ogni persona malata, per ogni persona fragile. E senza tutta la parte sociale, senza le persone che si occupano di loro, non potremo mai, la nostra società non potrà mai ad arrivare a soddisfare i bisogni di queste persone. Quindi secondo me l'occasione che abbiamo avuto oggi è un'occasione veramente importante per sviluppare proprio questa rete. Già durante i coffee break, eccetera, ho avuto il piacere di contattare qualcuno di voi, adesso mi metterò alla porta per torturare i residui, perché secondo me il capire cosa fa uno, cosa fa l'altro, e capire dove si intrecciano le nostre radici e creare dei ponti per ottimizzare dei corridoi facilitanti è l'essenziale per ottimizzare delle risorse che per definizione hanno un limite, ma che vanno utilizzate veramente bene. Ora non parlo più perché sennò la Gianna mi taglia le corde vocali. Grazie a tutti. Grazie, sì, appunto. No, allora, da Marta si può andare perché lei è molto accogliente nel suo hospice, non in giro per le case perché lì non si può, ma da Marta si può andare, si può raccogliere la testimonianza degli operatori che sono formati in modo ineccepibile, ma anche, qui c'è qualcuno, dov'è? Eccola là. Sì, ma anche di qualcuno che ha vissuto questa esperienza come caregiver di una persona che lì è entrata e uscita, perché lì in hospice si entra, si ritorna a casa e poi si decide se si finisce lì oppure da un'altra parte, a casa propria. E comunque, voglio dire, l'esperienza che noi abbiamo su questo hospice è un'esperienza importante, che viene testimoniata anche da una marea di ringraziamenti, di donazioni. Anche sì, per quelli che sono della nostra regione, andatelo a visitare, chiamatela prima. Okay? Se nessun altro ha da dire, da concludere, nessuno. Bene. Allora io vi ringrazio della pazienza, ma vi darei un appuntamento con quella roba lì, cioè sempre il caregiver, ma può essere anche fra 6 mesi, cioè non che devi essere ogni anno, eccetera, eccetera, visto nelle varie angolazioni, nelle varie prospettive. Cosa dite? Cosa dice la tremenda? Perché qui abbiamo una tremenda. Tremenda, dica qualcosa. Sì, come no? Ecco, dai, lascio. Allora, Dana. Chiave della politica di tutte le associazioni in Europa che si occupano di questo. No all'approccio per patologia. Noi abbiamo bisogno di essere consapevoli che cambiamo il sistema di welfare dando cittadinanza a milioni di caregiver se individuiamo i problemi comuni, non le differenze. Le differenze abbiamo i piani regionali sull'Alzheimer, abbiamo le risorse sulle malattie rare, abbiamo. L'analisi per patologie non è l'analisi del caregiver, perché noi partiamo da persone che sono persone a prescindere, che vivono il tema della malattia, della sofferenza. Poi ci sarà un livello di peso, di carico, che oggi abbiamo parlato dell'Alzheimer, quindi credo che tutti ormai sappiamo cosa vuol dire su questo versante, ma su tutto l'altro la nostra attenzione deve essere massima, perché non è che perché è una patologia meno invalidante quel caregiver non ha problemi. C'è una condizione oggettiva e c'è una condizione soggettiva del caregiver. La battaglia che parte dai diritti
parte dall'analisi del minimo comune denominatore, quindi mettere fondamenta alla legge. Poi il racconto, la raccolta della narrazione, benissimo, assolutamente, l'abbiamo sempre fatto, approfondiamo lato relazione col caregiver, ma fare una politica sui caregiver, tutto il mondo lo insegna, non è lavorare per patologia. Scusate anche l'essermi immessa, ma ho 20 anni di lavoro in questa direzione, mi sono permessa di... No, ma ha fatto benissimo, non era per patologia, era semplicemente anche per intensità, cioè una cosa, allora il minimo comune multiplo, o quello che vuole lei, noi e i fondamentali ci sono. Quello è quello che comunque noi insegniamo, quello è quello che è uscito ovviamente dalla legge. Il di più, secondo me, è anche capire quali possono essere i bisogni di un caregiver che affronta un certo tipo di malato, piuttosto che non sono, ci sono cose in comune, ma ci sono cose anche non in comune. Ecco. No, ma certo. No, sicura, questo messaggio lo condivido. Ripeto che secondo me è molto importante anche quello che poi noi, come noi aiutiamo il caregiver sostanzialmente anche nella tipologia, ma che può essere anche non per patologia, nella tipologia anche di persona, cioè che questo paziente ha o che sviluppa, questo è il discorso, perché noi questo l'abbiamo provato, come lei l'avrà provato. Io ho capito, lei sicuramente, ma noi ci siamo visti anche durante il Covid, se non vado errata, in videoconferenza, Miriam. Durante la legge, ecco. Commissione solidale. Allora, sono d'accordissimo, abbiamo la legge, cominciamo a fare la legge, eccetera, ma andiamo avanti anche con il resto, perché questo è molto importante. Cioè, voglio dire, molto molto importante. Grazie mille, arrivederci, salve.